Benvenuti in questo nuovo episodio dell'Horror Run. Io ringrazio tantissimo le persone che continuano a sopportare questo format su YouTube, su Twitch. Io ringrazio davvero perché è il mio format più guardato e sono felice che continuate sempre più a darvi la grinta di continuare a farlo. Sappiate che se lo guardate su YouTube vi metto tutte le fonti nella descrizione di quello che dirò per ogni episodio, se vi serve. Saranno presenti sia mie teorie, saranno presenti ovviamente anche citazioni delle interviste ufficiali al Team Silent, saranno presenti riferimenti alle guide, alla wiki ufficiale, al sito giapponese, il sito delle memorie perdute. Silent Hill vediamo che è un gioco che in realtà non ha una singola visione delle cose, ok? Quindi ognuno potrà avere la propria visione del videogioco, di quello che andremo a trattare. Quindi quello che dico io non è legge, ok? Però vi offrirò più teorie sulle varie cose dove è possibile, così che ognuno possa farsi la propria visione. Prima di iniziare a giocare io vi ho preparato un PowerPoint. Vi ho preparato un PowerPoint, ovviamente, perché secondo me è più facile da capire quello che sto dicendo, con delle immagini più chiaro. Prima slide vi ho preparato due immagini significative. Silent Hill 1 per PlayStation 1 versione europea, che sarà la versione che giocheremo noi, in italiano, e quello sulla destra invece è il Team Silent. Sono parte delle persone del Team Silent che saranno i creatori di questo capolavoro. Silent Hill vedremo che è uscito nel 99, creato dal Team Silent, distribuito da Konami ed è il survival horror psicologico per eccellenza, che ancora ad oggi ha creato uno standard che ancora molti giochi moderni prendono come ispirazione. Questo io volevo mettere il logo prototipo di Silent Hill 1 perché mi faceva molto ridere, perché sembra tipo molto casa stregata, non so, sembra un po' goofy quando in realtà Silent Hill è un gioco molto serio. Vabbè, ci sono anche delle cose poco serie, però faceva ridere. E questi sono i nostri GOAT. Questo è il Team Silent nel 2025, perché come avete visto si sono ritrovati tutti insieme per, immagino, parlare del remake di Silent Hill 1, ok? In realtà ci sta lavorando il Bloober Team, ma penso anche forse qualcuno del vecchio Team Silent ne farà parte. Qui stiamo parlando di Silent Hill, ma voi mi chiederete, ma chi è il Team Silent, ok? Il Team Silent. Allora, come nasce il gioco? Dalle varie interviste vedremo che in realtà il concept del gioco nasce proprio da Konami. Konami nel 97 mette insieme un team di persone chiamato Team Silent e dà loro una direttiva: fate un videogioco horror. Punto. In quegli anni noi sappiamo benissimo che gioco c'era, ok? Nel 1996 è uscito Resident Evil 1, ok? Il capostipite del survival horror classico, ok? Il capolavoro della Capcom, colui che ha dato vita al survival horror. Konami ovviamente mette insieme un team per creare un videogioco horror che riuscisse ovviamente a essere un concorrente diretto a Resident Evil. A questo punto uno si aspetta, ok, la Konami mette insieme un team di persone esperte, ok? Prendi i migliori della propria azienda, metti insieme questo team per creare un concorrente degno di Resident Evil 1, perché non stiamo parlando di un gioco a caso, stiamo parlando di Resident Evil 1, no? E invece no, Konami mette insieme una serie di persone inette dell'azienda, le più scarse dei progetti alla Konami, le persone più giovani, le persone che non sanno in realtà nemmeno cos'è un videogioco horror o cos'è nemmeno l'horror. Nell'intervista c'è tipo un membro del Team Silent che vedremo che dice: io fino a quel momento non avevo nemmeno idea cosa fosse l'horror, non ho mai approfondito quest'horror, non ho mai approfondito il videogioco horror. Il Team Silent vedremo adesso cosa farà, riesce a fare il miracolo. Adesso vi cito un po' di membri del Team Silent. Gozo Kitao sarà il producer, Keiichiro Toyama il director, Hiroyuki Owaku il programmatore degli eventi, Akihiro Imamura, programmatore del sistema di gioco, Masahiro Ito, disegnatore dei mostri e del background, Takayoshi Sato, il creatore dei personaggi, del design dei personaggi e il creatore della CGI, Akira Yamaoka, il maestro, sound director, Masashi Tsuboyama, sempre designer del background, del motion e della story demo, e infine Harry Inaba, altro, credo, director. Comunque ce ne sono altri, ma questi sono i principali, ok? Vedremo che per quanto riguarda Silent Hill 1, il Team Silent baserà il proprio videogioco su due concetti, che vi ho messo qua. L'horror reale. Cosa vuol dire? Vedremo che in un'intervista
a Keiichiro Toyama viene chiesto: Resident Evil dopo il primo è andato più su una direzione action, è andato più sullo stile hollywoodiano, cosa che invece noi non vogliamo fare. Noi vogliamo col nostro videogioco arrivare a ricreare un horror più reale. Cosa vuol dire reale? Un horror che nasce naturalmente all'interno dell'essere umano, ok? Una paura più istintiva, una paura più pura. È questo che voleva fare il Team Silent. Ovviamente per arrivare a questa tipologia di horror avevano bisogno, ok, vedete, vi ho diviso i focus, però nello stesso momento sono collegati l'un l'altro. La tecnologia. Perché per ricreare questa situazione di horror reale avevano bisogno della tecnologia. Hanno basato il loro videogioco sull'atmosfera. Hanno creato proprio un engine totalmente nuovo di luci e ombre per creare l'atmosfera realistica. E inoltre, immagino lo sappiate già, hanno ricreato una città interamente poligonale, ok? Tutta in 3D, tutti gli oggetti in 3D, quindi per far sentire il più possibile il giocatore questo senso di realismo. Un'altra cosa, il perfetto connubio tra horror reale e tecnologia, vedremo, sarà la nebbia, l'iconica nebbia di Silent Hill, perché la nebbia vedremo quanto sarà importante per ricreare l'horror reale. La nebbia vedremo che servirà a nascondere ciò che si cela nella città. Ci fa sentire dei suoni distorti, ci fa sentire degli stridii, ma non riusciamo mai a vedere niente perché la nebbia, vedremo, ci sarà disponibile veramente pochissimo campo visivo all'interno del gioco, ok? Quindi nel momento in cui sentiamo che ci si sta avvicinando un mostro, con quel campo visivo, con la nebbia, noi ce lo troviamo subito davanti, quindi è proprio una paura diretta, no? Poi ovviamente per quanto riguarda la tecnologia, la nebbia invece è stata utilizzata per nascondere i limiti dell'hardware PlayStation 1, perché ragazzi vedremo che ricreare una città aperta, tutta esplorabile, su PS1 era una sfida quasi impossibile. Nelle interviste viene proprio detto che il Team Silent si è proprio voluto mettere alla prova. Ok, in Giappone dovete sapere che c'è questa visione basata sull'onore, ok? Sul volersi redimere. Il Team Silent, visti come inetti da tutti, volevano dimostrare di essere in grado, volevano spingersi oltre, volevano fare praticamente l'impossibile, ok? E sono stati dei geni. La nebbia vedremo che sarà il perfetto connubio tra le due cose, tra l'horror reale per ricreare quel tipo di atmosfera e una genialità a livello tecnologico per ricreare l'atmosfera che vedremo in Silent Hill. Tra le varie ispirazioni di Silent Hill 1 vedremo per esempio Phantoms di Dean Koontz, Twin Peaks, Stephen King. Io vi consiglio anche questo video che spiega tutte le ispirazioni di Silent Hill. Cioè Silent Hill si è ispirato molto a questi progetti di Alejandro Jodorowsky. Ora, prima di entrare proprio nel merito di Silent Hill, del gioco, quindi spiegarvi come funziona il forward loader, bla bla bla, qui vi do un piccolo approfondimento per capire perché hanno scelto Silent Hill. Dai loro compiti, dai loro studi, dalle loro ricerche, hanno notato come molti dei media o horror moderni basavano l'orrore su cose ordinarie, ok? Situazioni ordinarie, di vita reale, ok? Quindi hanno preso una città tradizionale, vedremo, rurale, e ci hanno creato intorno un'atmosfera di mistero, di inquietudine e di stranezza, ok? Allora, la città di Silent Hill vedremo che non è reale, ma è una città del Midwestern americana e comunque ambientata in America. Ora, perché hanno deciso di ambientarla in America? Io prima vi ho detto come Silent Hill doveva essere un concorrente diretto di Resident Evil. Resident Evil è un videogioco survival horror che ha fatto molto successo anche fuori dal Giappone, perché il setting e i tipi di personaggi di Resident Evil erano americani, quindi erano diretti a quel pubblico lì. Quindi Silent Hill cosa ha fatto? Ok, anche noi vogliamo prenderci quella parte di mercato, anche noi vogliamo prenderci il pubblico fuori dal Giappone, quindi ambientiamo e vediamo tutto il setting anche di Silent Hill, è americano, i personaggi saranno americani, la città è americana, quindi la scelta è stata ben specifica, ok? Vedremo che Silent Hill non è un posto reale, non esiste, hanno scelto proprio apposta di non scegliere un posto reale perché sennò avrebbe causato inconsistenze tra le varie cose, e non hanno nemmeno scelto un tempo specifico nello spazio, cioè non si sa quando è ambientato, anche perché è sempre la stessa cosa, cioè avrebbe causato inconsistenze, quindi nulla è reale. Però il nome Silent Hill viene detto che l'hanno ripreso da un vero posto in Giappone. Ovviamente io qua non potevo non mettervi un paragone tra i due. Quali sono le differenze principali tra i due?
Prima cosa, le tipologie di camere. In Resident Evil 1 siamo abituati alle bellissime, io adoro le camere fisse, però vedete, camere fisse, ok. In Silent Hill 1 fanno una cosa totalmente diversa. Le camere di Silent Hill 1, vedremo, che sono altamente instabili, sono camere che non hanno mai un punto fisso, non hanno un punto di riferimento, non c'è punto di riferimento per il giocatore in queste camere fisse. Il giocatore, vedremo, tra le tante cose che creano disagio all'interno del videogioco di Silent Hill, ci sono le camere. Le camere creano un forte senso di disagio nel giocatore. Ogni cambio di camera fa perdere il controllo del personaggio, no? E crea, inoltre, un senso di vulnerabilità, ok, nel giocatore. Vedremo che queste tipologie di camere sono ispirate molto a Cronenberg e David Lynch, nell'intervista viene detto. Poi, altra differenza, la tipologia di protagonista e armi. Allora, noi in Resident Evil 1 a cosa siamo abituati? Siamo abituati ai soldati, in realtà è una squadra speciale della polizia, quindi nemmeno poliziotti normali, è una squadra speciale. Vediamo che sono abituati ad avere ogni tipologia di arma da fuoco, hanno solo un coltellino come arma da mischia, tutte armi da fuoco. In Silent Hill 1 invece abbiamo una cosa totalmente opposta. Allora, qui vi ho messo un'immagine anche delle armi extra, non guardate il minigun, sta roba qua, però in Silent Hill 1, sempre per amplificare il senso di immersione del giocatore, creare questa paura sempre più reale nel videogiocatore, hanno inserito come personaggio principale un uomo comune, un padre di famiglia che si ritrova in una situazione in cui ovviamente non vuole stare, non voleva mai arrivarci, e si ritrova in una città da solo alla ricerca della figlia. Un uomo comune, un uomo che, vabbè, è americano, quindi un po' di armi in realtà le sa utilizzare, cioè può utilizzare una pistola, un fucile, ma vedremo che nonostante lui sappia usare delle armi da fuoco, non tutti i colpi con le armi da fuoco andranno a segno, anzi più il nemico sarà lontano o più la zona è buia, più sarà facile in realtà non portare a segno il colpo, ok? Quindi molto più realismo, capito? Harry, uomo comune, utilizza quello che ha, ok? Nelle interviste proprio hanno scelto di prendere un personaggio che non è un eroe, è un uomo comune, così che il giocatore possa immedesimarsi e sentirsi Harry. Vedremo anche che è una persona normale perché vedremo ha le proprie morali, vedremo che dovrà recuperare stamina, potrà cadere dalle scale, quindi è proprio una persona goffa come tutti noi, ok? Altra differenza incredibile è la tipologia di atmosfera. In Resident Evil 1, vabbè, è un horror, è un survival horror, però le aree sono molto più luminose, ok? Non abbiamo una torcia, non abbiamo qualcosa che ci fa luce, no, è tutto abbastanza illuminato, ok? In Silent Hill 1 invece è tutta un'altra cosa. L'atmosfera è decisamente buia, ma proprio buia, 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 buia. E infatti avremo a disposizione una torcia che potremo spegnere e riaccendere quando vogliamo e dovremo utilizzarla in modo anche strategico, ok? Farà proprio parte del gameplay la torcia. La torcia ovviamente possiamo tenerla accesa per farci luce negli spazi oscuri, no? Però se decidiamo di spegnere la torcia avremo un vantaggio, cioè quello di non farci vedere dai mostri. Ma spegnendo la torcia, per esempio, non potremmo interagire con gli oggetti, non potremmo guardare la mappa, e ovviamente sarà molto più difficile la visione, ok? Quindi la torcia vedremo che sarà parte fondamentale del gameplay di Silent Hill 1. Altra differenza principale tra le due, vi l'ho già un po' anticipato, la tipologia di spazi e sfondi. In Resident Evil 1 siamo abituati. Vabbè, io adoro gli sfondi pre-renderizzati e vedremo anche che in Resident Evil 1 per lo più visiteremo spazi chiusi, la villa, la casa del custode, il laboratorio. In Silent Hill 1 invece hanno deciso di creare una città intera esplorabile, tutta poligonale e in 3D, tutti gli oggetti saranno in 3D e vedremo appunto. Ovviamente la città è un luogo aperto. In Silent Hill 1 ci sono anche degli spazi chiusi, ovviamente ci sarà l'ospedale, la scuola, quello che vedremo, però la grande cosa ovviamente è la città interamente esplorabile. Ora, perché hanno deciso di scegliere una città poligonale al posto degli sfondi pre-renderizzati? Nelle interviste viene detto come il team Silent voleva spingersi oltre, voleva fare qualcosa di incredibile per dimostrare che loro erano in grado, volevano redimersi. Questione di onore, ok, per il Giappone. Però allo stesso momento viene detto come in realtà loro con gli sfondi pre-renderizzati non avrebbero potuto mettere la nebbia, che è l'effetto visivo per eccellenza.
La nebbia non avrebbero potuto metterla, non avrebbero potuto mettere l'oscurità, inserire loro engine di luce e ombre, non potevano inserire le camere che abbiamo visto prima, le camere dinamiche, quindi ovviamente hanno fatto tutto questo per creare sempre di più questa paura, ricreare al meglio la paura, rendere quanto è più realistico il tutto. Poi altra cosa che vedremo, in Resident Evil 1 siamo abituati ad avere spazi sicuri, le safe room in cui abbiamo una musica che ci tiene compagnia, che ci fa sentire al sicuro, possiamo salvare, possiamo avere la cassa degli oggetti e c'è un netto contrasto tra la save room e il fuori, ok, dove ci sono i mostri, c'è un netto distacco tra la zona sicura e la zona con i mostri, ok. In Silent Hill 1 invece avremo delle zone adibite al salvataggio, potremo salvare con quel blocco appunti, però le zone di salvataggio di Silent Hill 1 non sono luoghi in netto contrasto con l'esterno, sono comunque luoghi in cui comunque devi stare sempre col chi va là, sono stanze comunque molto buie, non c'è mai questa sensazione di sicuro in Silent Hill 1, non sei mai al sicuro. Altra differenza principale, ovviamente, ragazzi, la tipologia di mostri che vedremo. In Resident Evil 1 siamo abituati a mostri biologici, mostri creati in laboratorio, esperimenti su esseri umani, sugli animali, che secondo me è qualcosa di più verosimile. In Silent Hill 1 invece sono mostri completamente astratti. Vedremo che tutti i mostri di Silent Hill nascono dal subconscio di un personaggio in particolare. Tutti i nemici che vedremo nascono dalle paure, dalle memorie, dagli incubi della psiche umana. Quindi due tipologie di nemici. E ovviamente io dovevo mettervi come ultima cosa il peak gaming di Silent Hill 1, ok? Perché in Silent Hill 1 ci sono due cose che Resident Evil non fa proprio. Uno, sulla sinistra, muoversi e sparare. In Resident Evil non puoi fare questa cosa. Pensate fino a Resident Evil 6 del 2012. Quindi, cioè, incredibile. In Resident Evil devi stare fermo come un palo a sparare. Che non mi dispiace, però sappiate che Silent Hill 1 nel 99 permette di muoversi e sparare. In realtà in Dino Crisis del 99 e del 2000 si poteva fare questa cosa, questo movimento, ma in Resident Evil no, fino al Resident Evil 6. E altra cosa, ragazzi, incredibile di Silent Hill 1 è la schivata che però è questo saltino all'indietro, un po' goofy, perché vabbè, non siamo un soldato, non siamo dei ninja, siamo un padre comune, questa è la sua schivata, ok? Però in Silent Hill 1 i movimenti sono molto più dinamici rispetto a Resident Evil 1, ok? Possiamo schivare. Per ora vi ho detto tutto.
Dopo aver visto la intro, che in realtà sarà molto importante per capire quello che sta per succedere, iniziamo. Niente, il gioco inizia con Harry, che ha appena fatto un incidente d'auto e si trova in questa città nebbiosa. Cheryl, dove sei? Che strano. C'è troppa calma qui. Questo posto sembra una città fantasma. Cheryl. Fermiamoci. Prima di iniziare a giocare, in realtà dobbiamo ancora fare un'altra introduzione all'interno del gioco. Chi è questo personaggio? Chi è Cheryl? Chi è Jodie? E chi è Alessa? Almeno un'introduzione a questi. Dobbiamo un attimo averla e poi spiegherò un attimo cos'è Silent Hill, come funziona Silent Hill nel gioco, così è tutto più chiaro, ok? Quello che arriverà. Wow! Vabbè, non possiamo vederlo in faccia. Il nostro protagonista è Harold Harry Mason. Il suo nome completo è Harold Harry Mason. Harry è un'abbreviazione del suo nome completo, solo che il nome Harold in Silent Hill 1 in realtà non viene mai menzionato. Il nome Harold si può solo trovare nel libro delle memorie perdute, nella play novel e nel sito web giapponese. In realtà anche nella versione PAL, nel manuale di gioco, è presente questo Harold, quindi sappiate che il suo nome completo è Harold Harry Mason. Invece l'abbreviazione Harry sembra che invece provenga dal creatore del personaggio, ovvero un membro del Team Silent, che vedremo, credo sarà stato Harry Inaba, perché hanno lo stesso nome, quindi si pensa che il nome Harry derivi da questo membro del Team Silent. Harry Mason vedremo che sarà il protagonista della nostra storia, il nostro eroe. Il nostro eroe che non è un eroe ma farà l'eroe. Vedremo che lui è un uomo di 32 anni, è uno scrittore di romanzi, vedremo, che ha come figlia adottiva questa Cheryl Mason, ok? Quindi la sua figlia adottiva. Lui vediamo che è un padre in realtà molto amorevole, che non si fermerà davanti a nulla per salvare la propria figlia, quindi l'amore che prova per Cheryl è veramente immenso, ok? Adesso noi abbiamo visto che durante il loro viaggio verso questa città, Silent Hill, davanti alla strada compare una figura misteriosa. Harry, per evitarla, sterza e va fuori strada e fa un incidente. Ora si rialza, ok, dopo ritorna cosciente, ma Cheryl non c'è più, quindi il nostro obiettivo vedremo che sarà ritrovare nostra figlia. Curiosità su Harry, che viene detta nella play novel, lui ha scritto un romanzo chiamato Le maschere del criminale, che è un'analisi sui criminali che passano inosservati nella comunità. Secondo lui, se in America togliessero tutte le armi, ci sarebbe comunque criminalità. Quindi vediamo che è una persona che in realtà ha una visione molto pessimista del mondo. Vedremo che lui avrà paura dei rapitori, dei criminali in generale, ok? Vedremo che lui è stato sposato con Jodie Mason, che adesso vi faccio rivedere chi è. Questa è Jodie Mason. Questo personaggio, Jodie, che poi Jodie nemmeno viene mai detto nel gioco come si chiama lei, però viene detto nella visual novel, il suo nome, e anche nel libro delle memorie perdute. Quindi Jodie Mason, lei la vediamo solo nella intro iniziale, noi sappiamo che è stata la moglie di Harry Mason. Sempre nella visual novel viene detto come si sono incontrati. Sono incontrati nel loro secondo anno di liceo e sono stati insieme per 9 anni, ok? I due definiscono questi 9 anni come una luna di miele infinita, fino al punto in cui Jodie viene a mancare. Jodie viene a mancare perché lei soffriva di una malattia incurabile, un po' come Mary di Silent Hill 2, soffriva di una malattia incurabile. Il dolore che prova Harry dopo questa perdita è immenso, probabilmente non si è ancora ripreso. Ovviamente dopo la perdita di Jodie lui sente ancora di più il bisogno di non perdere un'altra persona a cui tiene, ovviamente intendo Cheryl, ok? Quindi sarà spinto anche dall'amore verso Jodie di ritrovare Cheryl. Noi vedremo che i due hanno sempre voluto avere una bimba, un bimbo, solo che ripeto, lei
soffriva di una malattia incurabile, quindi non l'ha mai potuto avere. Caso vuole che quando Harry aveva circa 25 anni, non so esattamente l'età di Jodie perché mi sa che non viene detto, per strada, ok, i due mentre erano in viaggio per strada, trovano sul ciglio di una strada un neonato, una neonata femmina. I due ovviamente pensano che questo sia un segno, pensano che quello è il loro bambino. Vedremo che è proprio questa la scena, ok, in cui ritrovano la neonata. Questa neonata, Jodie deciderà di chiamarla Cheryl Mason, ok? Cheryl Mason vedremo che appunto è la figlia adottiva di Harry e Jodie Mason. Lei è una bambina di 7 anni, a cui piace molto colorare. Abbiamo visto nella intro del gioco che lei in macchina ha un libro da colorare che lei ha avuto quando aveva 5 anni, le è stata regalata dal padre. Lei tiene tantissimo al padre, gli vuole molto molto bene e vorrebbe passarci in realtà più tempo insieme, ma Harry lavora un sacco, ok? Vedremo che Cheryl, vabbè, ha i capelli neri, gli occhi neri e indossa un abito blu a quadri con 2 gattini sopra, uno bianco e uno giallo. Si pensa che questi 2 gattini rappresentino uno Cheryl e l'altro rappresenti Alessa Gillespie. Alessa Gillespie. Cioè, per iniziare questo Lorani devo darvi un attimo introduzione a chi è Alessa e man mano nel gioco metteremo punti e inseriremo cose, ok, nel corso del gioco a questo personaggio di Alessa. Alessa Gillespie vedremo che durante gli avvenimenti di Silent Hill 1 è una bambina di 14 anni. Io sto facendo il cosplay di Alessa, ok, in questo momento. È una bambina di 14 anni che attualmente, durante gli eventi di Silent Hill 1, è in uno stato comatoso, con il corpo ricoperto di ustione di 4º grado e si trova sul letto di un ospedale. Cosa è successo? Allora, perché ha il corpo ricoperto di ustione di 4º grado? Dovete sapere che la madre, vedremo che sarà il leader di un culto che domina la città di Silent Hill. Per ora vi basta sapere che l'obiettivo di questo culto è far rinascere il loro dio, ok? Hanno bisogno però di una madre surrogata. La città di Silent Hill vedremo che sarà conosciuta per le tante sparizioni di donne. Quindi diciamo che sapendo questo si pensa che l'ordine abbia provato più volte a trovare la perfetta madre surrogata, fino ad arrivare a Alessa Gillespie, che è la figlia di Dahlia Gillespie, la leader dell'ordine. Vedremo che l'ordine è conosciuto anche per i suoi vari poteri spirituali. Anche Alessa vedremo che ha una serie di poteri importanti che vedremo nel corso del gioco. Per ora ne abbiamo già visto uno adesso, ovvero quello della sua proiezione astrale, ovvero proietta se stessa al di fuori del suo corpo, perché adesso lei si trova in uno stato comatoso in ospedale. Ok, ho capito cosa vuole fare l'ordine, vuole fare crescere il dio, però ha bisogno di una madre surrogata. La madre surrogata perfetta è Alessa Gillespie. Quindi cosa è successo? A un certo punto, quando Alessa aveva 7 anni, a un certo punto all'interno della loro casa, la madre ha messo in atto un rituale che non è stato molto di successo. Cioè, in realtà ha avuto successo per quanto riguarda l'ordine, perché vedremo che in realtà dentro Alessa si insinuerà il dio, si insinuerà, diciamo, una piccolezza del dio che poi dovrà crescere man mano, che sta crescendo man mano. Però qualcosa va molto storto, ok? Va storto il fatto che Alessa prende fuoco e subisce ustioni gravissime. Ora, com'è possibile che adesso sopravviva? Lei adesso si trova, ok, dopo 7 anni, adesso ha 14 anni, ripeto, si trova sempre su questo ospedale. Vedremo l'ospedale che visiteremo nel gioco. Vediamo che rimane in vita, uno, perché ovviamente è sottoposta a cure mediche, anche a droghe, vedremo una droga particolare. Io penso anche che rimanga in vita grazie al dio che è dentro di lei. E terza cosa, la madre applica un incantesimo su Alessa, sul corpo di Alessa, per tenerla in vita. Ok, quindi ovviamente rimane in vita contro la sua volontà. Però, cos'altro è successo durante questo rituale di molto importante? Allora, Alessa noi vedremo che in realtà, vabbè, crescerà in un modo particolare, vabbè, non ve lo dico ancora, però cresce in un modo particolare, ok? Non ha mai avuto vero affetto durante la propria vita. Durante il rituale fallimentare, Alessa
o dal forte trauma che ha preso fuoco, o dal fatto che non volesse che sua madre riuscisse a completare questo rituale su di lei è riuscita a dividere la sua anima in due, ok? Quindi noi nel gioco avremo la parte di Alessa, quindi la prima metà di anima, e la seconda metà di anima invece vediamo che si è reincarnata in una bambina, in una neonata, che è stata poi ritrovata sul cielo di una strada da Harry e Jodie. Quindi la seconda metà di anima di Alessa è Cheryl Mason. Cheryl non ha idea che lei è la seconda metà di anima di Alessa. Lei non ha alcuna memoria di quello che era prima della sua nascita, ok? Lei non sa niente. Infatti Cheryl, vedremo a differenza di Alessa, cresce in un ambiente amorevole, nasce come una normalissima bambina di 7 anni, ok? Va a scuola, tranquillissima, felicissima. Però sente qualcosa che non va in lei da un po' di tempo, ok? Infatti, da un po' di mesi, anni, Cheryl chiede a Harry di andare a Silent Hill in vacanza, ok? Vuole andare a Silent Hill, dice voglio andare in vacanza, voglio andare lì, voglio andare lì. E quindi, perché stavano andando in auto questi due a Silent Hill? Perché Cheryl chiedeva da tanto tempo a Harry di andare a Silent Hill. Quindi Harry ha detto, va bene, andiamo, ok, finalmente andiamo a Silent Hill. Ma cosa è successo davvero? Allora, ritorniamo all'Ordine e Alessa, ok, che vogliono due cose totalmente diverse. L'Ordine vuole comunque far nascere il loro dio. Però per far nascere il loro dio, di cosa hanno bisogno? Dell'anima intera di Alessa. Ok? Quindi la madre cosa fa? Oltre il rituale per tenerla in vita, applica un secondo incantesimo su Alessa per applicarle dolore. Un dolore lancinante, quindi Alessa riesce per 7 anni comunque a sopravvivere, cioè che forza che ha Alessa. Vedremo. La madre applica questo incantesimo per far dolore ad Alessa in modo che la seconda metà venga attirata a Silent Hill, ok? Io però penso che in realtà il richiamo più forte che ha Cheryl in Silent Hill viene da Alessa. Perché Alessa, dopo 7 anni di torture praticamente, decide che non vuole più vivere, vuole farla finita. Ma anche per quello Alessa ha bisogno della sua seconda metà di anima. Quindi io penso che il richiamo più forte non venga più da Dahlia, ma venga più da Alessa, che vuole... Ok, a Silent... cioè vuole... ok, vuole farla finita. Comunque io penso che Cheryl non abbia idea comunque di cosa l'abbia richiamata, come se fosse in uno stato di trance, ecco, che il richiamo sia così forte che lei non abbia controllo su se stessa, quindi... Ok, ultima cosa, poi iniziamo a giocare. Come funziona la città di Silent Hill? La città di Silent Hill vedremo che sarà divisa in due mondi, il Fogworld e l'Otherworld. È importante sapere che entrambi questi mondi non esistono, ma sono collegati al mondo reale. Il tempo scorre nel mondo reale, nel Fogworld e nell'Otherworld nello stesso modo, ok? Viaggiano tutti e tre insieme, ok? Non è proprio una realtà parallela, vedremo, ma accade tutto nello stesso universo, ok? Sono tutti insieme. Se non esistono questi mondi, come funzionano? Ok, l'abbiamo visto già un pochino in Silent Hill 4, se vi ricordate, durante la lore di Silent Hill 4, perché durante la lore di Silent Hill 4 vi ho detto come le vittime di Walter Sullivan, cioè all'interno degli Otherworld di Walter Sullivan, lui richiamava le proprie vittime, ok? Però le vittime all'interno dell'Otherworld di Walter non erano lì col loro corpo, erano lì più con la loro anima. Loro nel mondo reale erano dormienti, ok? Ora, non è confermata questa cosa, ma si pensa che funzioni così, ok? Perché l'abbiamo già visto in Silent Hill 4. Non tutte le vittime di Walter Sullivan sembrava stessero dormendo, ma... Ok. Quello che succede nell'Otherworld, negli Otherworld di Walter, succede anche nel mondo reale. Se tu muori in quel mondo, muori anche nella vita reale. Stessa cosa in Silent Hill 1, ok? In Silent Hill 1, quindi... come funziona? Com'è Harry a Silent Hill? Tutte le persone che incontreremo, tutti i personaggi che incontreremo all'interno di Silent Hill sono, nella vita reale, incoscienti o in fase dormiente, in fase REM, o sono morti. Tipo sono già morti, come vedremo a Lisa, oppure vedremo incoscienti. In questo momento
Harry Mason è svenuto, cioè il suo corpo è incosciente all'interno della sua auto, perché è andato a sbandare, perché ha fatto un incidente, ok? Ignoriamo il finale canonico, però vedremo in alcuni finali che Harry o si risveglia, ok, dopo quest'incubo, che in realtà succede tutto realmente, oppure non si sveglia proprio, si sveglia morto. Ok, in base al finale che fate, ok? Vedremo che altri personaggi in realtà confermano questa teoria, ma sappiate che tutti quelli che vedremo sono nel mondo reale incoscienti o in fase dormiente o in fase REM, ok? Chiaro? Ok, ultima cosa, e poi iniziamo a giocare. Silent Hill, ultima cosa, Silent Hill io vi ho già detto che non è un posto reale, ma Silent Hill nel videogioco è una città turistica, è conosciuto per la sua area turistica acquatica, il resort, un resort acquatico, vedremo che la principale attrazione sarà il lago Toluca. È una città turistica nel Maine, in New England, negli Stati Uniti, ok, come l'ho già detto un po' prima, è una cittadina con meno di 30.000 abitanti, è una cittadina rurale. Vedremo che dal XIX secolo è diventata una zona più turistica. E in realtà molte persone, i cittadini di questa città, si oppongono alla modernizzazione, non sono favorevoli alla trasformazione dell'area. E come vi ho già detto, vedremo che la città di Silent Hill è governata ed è fortemente influenzata dall'ordine, da questo culto religioso che in realtà viene visto in modo molto negativo da tutti, ma hanno un potere molto forte, vedremo, per una serie di cose, ok? Di Silent Hill si dice qualsiasi cosa, le voci dicono tante cose, dicono che è una città costruita su un antico cimitero, che sarebbe un portale per l'inferno, ci sono persone rapite, ci sono rapitori, ci sono mostri, fantasmi, c'è di tutto, in questa città si dice di tutto, c'è di tutto, ok? Ma effettivamente qualcosa è vero in realtà, è vero che dal 1600, cioè dal 1600 prima della colonizzazione europea, vivevano gli indigeni, i nativi americani. I nativi americani avevano rinominato quest'area, vedremo, come il posto degli spiriti silenziosi, ok? Quindi tutta quest'area del lago Toluca era chiamata in questo modo dai nativi americani. Loro con spiriti non intendevano però solo i defunti, intendevano proprio gli spiriti dell'acqua, degli alberi, delle rocce, di tutto, ok? E questo luogo effettivamente sin dagli indiani era considerato un luogo sacro, un luogo con un'importanza spirituale elevata e c'era anche un misterioso potere. Infatti loro qui facevano un sacco di rituali, di cerimonie, ok, sin dai tempi degli americani. Vedremo nel XVIII secolo che scoppiò un'epidemia in questa zona, un'epidemia che in realtà ha creato un grosso disastro. In realtà questo qua lo vedremo, l'abbiamo già visto in Silent Hill 2, nelle prigioni, nell'ospedale Brookhaven, ok, questo l'abbiamo già visto, non entrerò nello specifico, però l'abbiamo già visto. E dal XIX secolo tutta quest'area del lago Toluca viene riabitata da un'altra colonia europea, che però vedremo che avrà anche radici indiane, e chiameranno per la prima volta tutta quest'area Silent Hill. Niente in realtà ci fa capire ufficialmente da dove deriva questo Silent Hill, però immagino derivi dal fatto che i nativi la chiamavano il posto degli spiriti silenziosi, ok? Ecco cos'è Silent Hill, ecco come funziona. Abbiamo avuto un'introduzione un po' a quello che vedremo. Adesso, man mano che andiamo avanti, amplieremo questi argomenti. Spero di essere stata chiara. Possiamo giocare! Yuhu! Ah no, non l'ho detto che il Fogward, vabbè, il Fogward mondo nebbioso e mondo incubo, vedremo man mano cosa che cambia, però il mondo nebbioso, lo vediamo, c'è la nebbia, il mondo invece incubo, lo vedremo tra un po'. La mia macchina è distrutta, dov'è Cheryl? Spero non sia successo niente, vabbè, curiosità, potete tornare indietro a vedere la vostra auto, come si è distrutta. Ragazzi, guardate, questo è un supermercato 8 che è un riferimento in realtà al supermercato 7-Eleven, credo si dica. E quindi ci voglio andare. No, no, non possiamo andare. Rumore di passi, dobbiamo cercare la nostra figlia, non ci possiamo distrarre. Cheryl! Cheryl! Eccola.
Cheryl? Is that Cheryl? Cheryl ci ignora, perché io ripeto, secondo me qua è in trance Where are you totale lei. going? Hey, wait! Stop! Davvero NCR. Sappiate che nel momento in cui Cheryl è arrivata a Silent Hill, tutta la città è stata invasa da questa nebbia e dagli Otherworld. Tutto quello che vedremo nascerà dal subconscio di Alessa, tutte le sue memorie, i suoi incubi, le sue paure. E tutto questo mondo viene ricreato nel momento in cui Harry arriva a Silent Hill con Cheryl, ok? È come se nel momento in cui Cheryl arriva in città, tutti cadono in un sonno profondo, ok? O comunque ci vediamo Harry che è andato a sbandare, vedremo anche Sibyl è andata a sbandare, o comunque o sono già morti, ripeto, persone già morte, oppure tutti sono dormienti, ok? Probabilmente anche quello che vediamo è alimentato anche dal dio all'interno di Alessa, quindi tutto ciò che vedremo anche più distorto credo nasca anche dal dio dentro di sé, oltre che la visione di Alessa. Sappiate che, vabbè, tra i fan di Silent Hill c'è questo meme del Cheryl ending, perché in realtà se voi provate ad andare tipo qua, quindi non andare nel viale, ok, il gioco vi dice no, devo raggiungerla. Però sappiate che è possibile fare un glitch che io non so fare, però vi metto il video perché è possibile arrivare da Cheryl, diciamo, fare il finale Cheryl troll, perché allora se voi riuscite a glitchare quel muro invisibile, vedete c'è questo video di questi due che fanno questo glitch, tramite il menu devi fare una roba particolare, ma vabbè, se dovessi farlo io ci metto 10.000 ore. Vedete? Loro a un certo punto riescono a superare il muro. Ok, ce l'hanno fatta. E incontrano Cheryl. E Cheryl, il modello di Cheryl, vabbè, poi non possiamo interagire con lei, però c'è il modello di Cheryl in mezzo alla strada lì e quindi niente, abbiamo trovato Cheryl, torniamo a casa, finita la loro, abbiamo finito il gioco, no? Sappiate che potete farlo in Silent Hill 1, potete fare questa cosa se siete in grado di fare questo glitch. Cheryl, where are you going? Guardate qua. Curiosità. Il rumore dei passi di Harry cambia in base a quello che calpestate. Curiosità, in Silent Hill 2 Remake questa cosa non c'è. Se voi camminate sui vetri mi sa che non cambia il suono dei passi. E qua vi ho fatto già vedere questa tipologia di camera, ma guardate qua, proprio all'inizio sentiamo una sirena, la sirena che vedremo che annuncerà il cambiamento del mondo nebbioso nel mondo Otherworld. Vedremo il netto contrasto tra i due mondi. Adesso. Oh oh. Che strano, sta già facendo buio. Lo zippo, ragazzi. Ha un accendino, Harry. È proprio lo zippo. Questo qua. Per fortuna che ho l'accendino. Adesso, ragazzi, suona la sirena. Guardate come cambia l'atmosfera. In realtà tra i tanti poteri di Alessa abbiamo visto a inizio gioco, nella intro del gioco, la sua proiezione astrale, cioè lei potrà far uscire la sua anima, proiettarsi in altri luoghi, tipo come ha fatto con Harry e Sibyl per farli andare fuori strada, e adesso ha cambiato dal giorno alla notte, che è un altro suo potere. Guarda che camere. Abbiamo una sedia a rotelle rotta che ci fa qui, questa è molto importante. La sedia a rotelle sarà un riferimento ad Alessa, la vedremo tantissime volte nel corso del gioco. Come vi ho già detto, Alessa si trova attualmente in un letto dell'ospedale, cioè il suo corpo, ok? Il suo corpo, perché in realtà la sua anima viaggia un po' dove vuole andare lei. La vedremo la sua anima nel corso del gioco. Dato che Alessa, vi ho detto che si trova in un letto di un ospedale, ok, con uno stone di quarto grado, in stato, è in coma, ok? Quindi lei vedremo che l'unico modo che avranno le persone intorno a lei di spostarla sarà tramite una sedia a rotelle, ok? Quindi vedremo molto questa per questo motivo. E sempre il fatto, vedremo quanta Alessa comunque sarà controllata, tutta la sua vita è stata controllata, non ha mai, a differenza di Cheryl, vi ho già detto che
è una vita completamente diversa. Alessa ha vissuto una vita senza amore, sempre controllata, indottrinata dal culto, e la sedia a rotelle io la vedo anche come un altro oggetto di controllo su di lei, cioè vieni spinto da qualcuno, capito? Qualcuno manovra il tuo movimento, capito? Quindi è sempre questo, credo sia a livello di simbolismo sia sempre un po' questo, cioè Alessa non ha mai avuto il controllo su niente della sua vita. Qui invece abbiamo un letto, sembra un cadavere ricoperto da questo telo, con il ventre, la zona del ventre piena di sangue. Questo sempre simboleggia Alessa, il fatto che lei sia, il suo corpo sia sul letto di un ospedale e dentro di lei stia nascendo questo dio, quindi proprio il fatto che ci sia del sangue lì proprio simboleggia quello, Questa intro è incredibile, questa intro sì è incredibile, tantissimi giochi fanno riferimento proprio a, cioè prendono spunto da questa introduzione, vedremo perché Silent Hill 1 inizia con un incubo in una zona in cui dovrai morire per forza, per poi risvegliarti, cioè è una cosa che, ripeto, ma ancora ad oggi in realtà Silent Hill a livello di horror, di creatività, di genialità, è ancora preso di ispirazione, è ancora lo standard per praticamente ancora tutti gli horror moderni, ok? Poi un'altra cosa, ragazzi, non mi sono dimenticata, ma l'atmosfera, oltre a questo gioco di luce, ombre, di camere, poligoni, ovviamente, è amplificato dalla colonna sonora. Sentite Akira Yamaoka che tipologia di sottofondo ha inserito. Lui vedremo che non ha scelto della musica, cioè lui ha creato del rumore, ok? È il rumore praticamente. E pensate che nelle interviste, tipo in una delle interviste viene detto che Akira Yamaoka una volta, cioè una volta preparata il suo capolavoro, è andato lì e ha fatto sentire appunto la sua musica, la sua soundtrack agli altri. E tutti hanno detto, tipo alcuni dicevano, ma non è che qualcosa si è rotto in fase di rendering, non è che c'è qualcosa che non va nella musica. E invece no, Yamaoka diceva, no, questo è Silent Hill. E pensate inoltre che Akira Yamaoka non ha ricreato la musica con una visione di questo, cioè lui aveva solamente il concept del gioco e da lì ha creato tutte tutte le soundtrack del gioco. Quindi pensate che genio. Ed erano anche, in realtà per praticamente tutti del team Silent, i primi progetti, ok? Vedremo che il lavoro dietro questo gioco, non so, come se avessero venduto l'anima al diavolo per questo gioco, perché hanno fatto un lavoro surreale. Oh oh! What is this? Che cos'è questo? What's going on here? Qui un altro cadavere che sembra essere messo in croce. In realtà negli Otherworld, questo qui è l'Otherworld. Vedremo quanti cadaveri ci sarà, quanto sangue, quanta ruggine, bla bla. Comunque adesso vediamo questo cadavere e veniamo attaccati da questi nemici che vediamo dopo meglio cosa sono. Ah, vabbè, noi è inutile che li attacchiamo perché dobbiamo morire per forza. Boom. Boom. Sable. Was I dreaming? How do you feel? Oh, like I've been run over by a truck. But I'm alright, I guess. Glad to hear it. You from around here? Why don't you tell me what happened? Wait a second, I'm just a tourist. I came here for a vacation. I just got here. I don't know what happened. I'd like to find out myself. Uh-huh. Have you seen a little girl? Just turned 7 last month. Short, black hair. My daughter. Sorry. The only person I've seen in this town is you.
is everybody? I'd tell you if I knew, believe me. But from what I can tell, something bizarre's going on. That's all I know. What's your name? Harry. Harry Mason. Sybil Bennett. I'm a police officer from Brams, the next town over. The phones are all dead, and the radio too. I'm going back to call in some reinforcements. Hold it. Where do you think you're going? My daughter. I've got to find her. No way. It's dangerous out there. In that case, I need to find her now. Cheryl's my little girl. Mia piccola I bambina. can't just leave her out there by herself. Have you got a gun? No. Take this, and hope you don't have to use it. Now listen to me. Before you pull the trigger, know who you're shooting. And don't do it unless you have to. And don't go blasting me by mistake. Got it? Yeah, thanks. You do best to stay nearby. I'll be back with help as quick as I can. Sì, sì, certo. Allora, sì, questa OST in sottofondo è molto Twin Peaks. Effettivamente, Akira Yamaoka, tra le sue ispirazioni, in un'intervista lui dice che si è ispirato per la musica di Silent Hill a Angelo Badalamenti, che è il compositore di Twin Peaks, ai Metallica e ai Depeche Mode. Allora, adesso noi abbiamo visto una cutscene che poi vi voglio far notare la differenza tra le cutscene in-game e le cutscene FMV. Curiosità, le cutscene FMV sono state fatte tutte da una singola persona, da Takayoshi Sato. Proprio lui ha scelto, cioè lui proprio ha voluto farle da solo, perché Konami mi sembra che avesse provato a dare degli assistenti, qualcuno che lo aiutasse durante il rendering delle cutscene, però lui ha detto no, io voglio farlo da solo. Ok, io credo che questo sia sempre collegato al fatto che vogliono dimostrare di essere in grado, della questione dell'onore. E in un'intervista viene anche detto come lui in realtà lavorava tutto il giorno, ha lavorato per tutti i giorni fino all'uscita di Silent Hill 1 a queste cutscene. Lui stava in ufficio tutto il giorno, probabilmente non era l'unico. Sicuramente anche altri membri del Team Silent hanno fatto così, tutto il giorno in ufficio fino ad addormentarsi in ufficio. Quindi pensate la determinazione di queste persone. Ora, perché hanno fatto due tipologie di cutscene? Le cutscene FMV e le cutscene in-game? Perché adesso abbiamo visto la cutscene in cui Harry si risveglia e Sybil si gira, era FMV. Dalle interviste viene detto come hanno proprio scelto di fare questa tipologia di cutscene FMV fatte da una singola persona, che oltretutto, curiosità in più, per tutte queste cutscene vedremo che sono veramente veloci, però sono incredibili secondo me. Vedremo che un solo secondo di cinematica, per un singolo secondo di cinematica ci vogliono dalle 3 alle 4 ore di rendering. E in totale ha detto che ha passato 2000 ore di rendering, quindi una singola persona. Che lavoro. Perché hanno deciso di fare due tipologie di cutscene in-game e FMV? Dalle cutscene in-game non riesci molto a vedere l'espressività facciale dei personaggi. Infatti nelle FMV vediamo molto bene le facce e le espressioni dei personaggi che andremo a incontrare o comunque del nostro protagonista, eccetera, eccetera. Quindi serviva proprio a dare, con queste cinematiche, una prima impressione al giocatore, ok? Proprio che il giocatore anche lì riuscisse più a, credo, anche empatizzare con i personaggi che incontriamo, capito? Quindi sì, per dare più espressività, per far capire meglio le facce dei personaggi. Ok.
Allora, qua ci siamo risvegliati, che poi, allora sì, qua dite, vabbè, ma io vi ho detto che siamo in uno stato incosciente, cosa vuol dire che ci siamo risvegliati dall'incubo nell'incubo? Ragazzi, vi ho detto che non è confermato esattamente come funziona Silent Hill, ma io penso che sì, si sia svegliato nell'incubo da un incubo. Quindi noi siamo ancora cioè il corpo di Harry è ancora incosciente, però l'anima di Harry è dentro Silent Hill. Ora, abbiamo incontrato questa poliziotta, Sybil Bennett, poliziotta della città di Brahms, ha detto. La città di Brahms, vediamo che è una città vicina, praticamente accanto a Silent Hill. Lei è una poliziotta di 28 anni, molto determinata, e vedremo che aiuterà molto Harry nel corso del gioco, vedremo. Nella visual novel, questa roba non viene detta nel gioco, ma sapete che nella visual novel viene detto cosa succede a Sybil prima che arrivasse qua a Silent Hill. Cioè lei si vede nella visual novel che lei stava in ufficio a Brahms, ok, nella stazione di polizia di Brahms, e stava parlando al telefono con qualcuno della stazione di polizia di Silent Hill. A un certo punto, mentre parlavano, non sente più niente al telefono. Dico, che è successo? Non abbiamo più comunicazione con la centrale di Silent Hill. E quindi, vabbè, sì, Sibyl, immagino che ovviamente ci fosse qualcuno che conosceva, ovviamente lì. Dice, ragazzi, vado io a vedere cosa è successo, prende la sua motocicletta e va a Silent Hill. Solo cosa succede a Silent Hill? Nella strada verso Silent Hill, noi vi ricordate la intro che abbiamo visto del gioco? Abbiamo visto che c'era sia la motocicletta che l'auto di Harry, ok, sulla strada. Ok, Sybil stava andando verso Silent Hill, solo che, ok, vede la strada molto vuota, dice, ma non c'è nessuno per strada, beh. Era un po' pensierosa, pensava a varie cose, diciamo, Sybil nel corso del suo tragitto. A un certo punto vede l'auto di Harry, vede quest'auto, dice, ma oddio, ma pure lui sta andando a Silent Hill, eh? Quindi lei tipo si affianca, controlla un attimo, però poi lei lo supera verso la sua direzione. Però adesso se vi ricordate, ok, Sybil ha superato Harry per andare verso Silent Hill, solo che poi Harry, quando la raggiunge, quando, diciamo, cioè Sybil va più veloce di Harry, ok, in moto, però a un certo punto, nel tragitto di Harry, vede sul lato della strada la motocicletta di Sybil schiantata. Perché cosa è successo? Perché pure a lei, nella visual novel hanno detto questo, pure a lei, come Harry, gli si è proiettato davanti Alessa che l'ha fatta sbandare. Quindi perché adesso noi vediamo Sybil qua con noi? Perché lei, come con Harry, è in uno stato incosciente. Tutti e due hanno fatto lo stesso incidente, tutti e due si trovano qui. Poi qui Sybil ha detto, beh, non c'è nessuno in città, ci sei solo tu, ho perso le comunicazioni, ritorno a Brahms per chiedere aiuti. Peccato che da Silent Hill non si potrà uscire, non c'è più linea da nessuna parte, vedremo che tutte le strade per l'esterno sono distrutte, non puoi uscire. Ok. Altra curiosità, sempre nella visual novel viene anche detto il motivo per il quale lei diventa una poliziotta. Lei, quando era piccola, vide i suoi genitori morire davanti a lei, uccisi da una persona non identificata, mentre lei era nascosta all'interno dell'armadio, quindi lei ha visto tutta la scena davanti ai suoi occhi e si pensa che questo sia ciò che l'ha spinta a diventare una poliziotta, e vedremo che anche nel corso del gioco in realtà lei sarà molto determinata ad aiutare Harry a salvare Cheryl, ok? Perché sente questo senso di giustizia, sente di cioè deve aiutare il prossimo, ok? Lei da questo trauma infantile ha questo spirito di giustizia molto forte. Altra curiosità, Sybil prima di uscire, vabbè, dà una pistola a Harry, sì, effettivamente è la poliziotta che si fida che dà una pistola a un uomo a caso, beh. Però lei, dopo aver dato la pistola a Harry, dice una cosa, fa attenzione a non spararmi per sbaglio. Questo è un po' un foreshadowing in realtà di una cosa che vedremo più avanti, in realtà proprio una boss fight contro Sybil, ok? Perché diciamo se si fa il finale cattivo bisogna sparare a Sybil e questo è un po' un foreshadowing, capito? È un po' la frase particolare che dice. Un giorno qualcuno potrà sperimentare questi incredibili eventi. Sperando che i miei appunti risulteranno utili. Sì, vedremo che qua si può salvare all'infinito. I punti di salvataggio vediamo che sono in realtà degli appunti di Harry, di quello che sta succedendo, sperando che appunto magari qualcuno che si ritrova qui come lui possa trovare i suoi appunti utili. Adesso noi ci troviamo nel caffè 522, che è un riferimento
una vera caffetteria chiamata in questo modo di un film. Adesso non mi ricordo il film, vabbè, un attimo. Vado a riprendere. Il film si chiama Natural Born Killer, in italiano si dice Assassini Nati, del 94. Proprio uguale, identico. Poi ci sono anche dei riferimenti. Allora, non starò a dirvi tutti i riferimenti nel gioco, però per esempio ce ne sono davvero tanti, tipo questo poster qua, riferimento a Stephen King. Questo flipper è un flipper reale. Mi sembra tipo sto poster anche qualcosa di reale. Ce ne sono tantissimi del genere. La radio che si è rotta, non si sente niente. Prima Sibyl ci ha detto tutte le comunicazioni sono tagliate, il telefono non va, la radio non va, quindi la radio, quella lì è rotta, no? Quindi ce ne andiamo. What's that? Huh. Cos'è? Radio. What's going on with that radio? Oh oh. Wow! Aspetta, voglio inquadrarvelo bene. Allora, tante cose, tante cose. Allora, adesso noi avremo la nostra... Allora, in realtà, questo che affronteremo, io vi ripeto che tutti i mostri che vedremo sono frutto delle paure, delle memorie, degli incubi di Alessa. Questo che vedremo si chiama Lair Screamer ed è un nemico volatile. Vabbè, ha tipo delle ali da pipistrello, un po' uno pterodattilo con le ali un po' da pipistrello, però con il corpo un po' umanoide, il viso allungato, ok? Questo nemico si chiama Air Screamer perché quando viene attaccato e quando attacca Harry fa degli stridii, ok, che abbiamo sentito quando è entrato. Ha la pelle senza pelo, vedete che è una pelle molto, vabbè, un po' in decadenza in realtà, ok? Questo sarà, secondo me, il gioco in realtà questo qua non lo conta come boss fight, ma secondo me può essere vista come una boss fight questa qui, perché vedremo che per andare avanti nel gioco dobbiamo ucciderlo per forza e siamo in una specie di arena. Ok, io non lo so, la vedo un po'... In realtà questo qui può essere visto come una boss fight, però ripeto, in realtà secondo il gioco no, la prima boss fight vera e propria vedremo che sarà quello nella scuola, però non lo so. Vedremo che questa tipologia di pelle ricorderà lo stato fisico di Alessa. Vabbè, Alessa adesso si trova, sì, praticamente senza pelle, cioè ha tutta la pelle ustionata, piena di bende, quindi vedremo che molti mostri ricorderanno il suo stato mentale e fisico, ha la pelle coriacea, ecco esattamente si dice. Allora, Alessa vedremo che in realtà avrà paura di tante cose. Alessa, vi ho già detto che ha vissuto una vita senza affetto, una vita completamente opposta a quella di Cheryl. Vedremo che tra le sue varie paure ci sono i cani di taglia grossa, gli insetti, i vermi, i serpenti, il fuoco e di alcuni adulti. Quindi il fatto che questo volatile ricordi un po' un umano, questo nemico fa ricordare il fatto che lei abbia paura degli esseri umani, tutti gli adulti con cui, ma anche i bambini in realtà, con cui lei è stata a contatto, l'hanno trattata male, vedremo, l'hanno derisa o l'hanno solo controllata, quindi non le hanno mai dato alcun tipo di affetto. Un'altra cosa, vedremo che Alessa, come Cheryl, vabbè, vediamo che Harry è un romanziere, quindi a Cheryl venivano raccontate tante fiabe, favole, eccetera, eccetera. Però anche ad Alessa, una cosa che piaceva molto, che lo vedremo più nella scuola, a lei piaceva molto leggere libri di fiabe, come Il Mago di Oz, Alice nel Paese delle Meraviglie, Cenerentola, robe del genere, no? Ok? Un'altra curiosità, allora io non ho visto Twin Peaks, io tutti i riferimenti, tutte le ispirazioni di Silent Hill 1 io non le conosco tutte, però io ho visto il film di The Mist. Io ho visto il film The Mist. Adesso voglio ricordarvi una cosa. Praticamente, adesso noi abbiamo visto questo nemico entrare sfondando il vetro all'interno di questa caffetteria. Curiosità, in The Mist c'è un nemico che entra nello stesso modo ed è molto simile a questo qua di Silent Hill 1, ok? In The Mist, tipo, ci sono delle persone dentro un supermercato che si riparano da mostri fuori, alieni tipo, e la città è tutta ricoperta di nebbia. In realtà si pensa che la nebbia sia anche ispirata a The Mist, no? Di Stephen King. Il fatto sta è che a un certo punto del film, il supermercato è fatto di vetrate, no? A un certo punto del film c'è un nemico un po' uno pterodattilo simile a questo che sfonda la vetrata e attacca, vabbè, le persone là dentro. Quindi io penso che il riferimento che hanno preso
per questo primo nemico ufficiale da uccidere in Silent Hill 1 sia proprio ispirato a The Mist. Cioè proprio, se avete visto il film, è uguale identica, proprio stessa identica cosa. E morice! This is not a dream. What's happening to this place? Ora, noi possiamo raccogliere la radio tascabile, che sarà un altro oggetto fondamentale, un altro oggetto iconico della serie di Silent Hill, la radio. La radio che, come abbiamo visto prima, non funzionava, però ha fatto dello statico quando è entrato questo mostro. Quindi cosa ci vuol dire il gioco? In realtà adesso noi dell'inventario possiamo decidere di spegnerla o accenderla. Io la terrò accesa perché, sì. Questa radio qua, avevo messo il tweet di Masashi Tsuboyama del Team Silent. Vabbè, lui ha fatto un tweet scherzoso dicendo: la mia radio è la stessa di Harry, sono sicuro che lui l'ha copiato. Funziona ancora, ogni tanto c'è un rumore. Che è riferimento, in modo scherzoso a Silent Hill, perché la radio sarà, vedremo, un oggetto fondamentale di Silent Hill 1, così come tutta la serie di Silent Hill che verrà. La radio è un oggetto che ci avvisa delle vicinanze dei nemici. Ogni volta che c'è un nemico vicino a noi, visibile o no nel nostro campo visivo, la radio farà statico, quindi questo ci darà un avvertimento, ecco, in questo modo. Questa radio rossa è ispirata a una vera radio, la Sony ICF S20 di Masashi Tsuboyama, quindi curiosità. Io non ho mai usato una radio in vita mia. Altra curiosità, tutte le strade, come abbiamo già visto in Silent Hill 2, tutte le strade sono ispirate a veri registi, romanzieri, qualsiasi cosa. Ora non ve le so dire singole, vi invito a cercarle se siete curiosi. Tipo Buckman Road dovrebbe essere riferimento a Stephen King, che era il suo pseudonimo, tipo una roba del genere. Sì, pseudonimo di Stephen King. Oh, sentite questo rumore che fa la radio. Poi un'altra cosa, ragazzi, questa che cade. È neve, non è cenere. Vabbè, lo vedremo che ce lo confermerà un personaggio più avanti, oltretutto, ma... nel caso qualcuno se lo fosse chiesto. Ecco, volevo trovare proprio te. La strada, io voglio prenderti. Eccolo. La strada pullula di Air Screamer. Vabbè, in realtà tutta la città, nelle varie parti della città, ci sono vari nemici in giro. Questo è il Groaner, che è un cane che già vedete, cioè già vi basta vedere quanto sia estremamente malnutrito, è praticamente sembra un cadavere, ok? Ha pure gli occhi bianchi. Quindi questo nemico, vedremo che uno rappresenterà la paura di Alessa verso i cani grossi, e inoltre il fatto che siano così mal ridotti, in decadenza, questi estremamente malnutriti, ok? Guardate il corpo, guardate che tipo di texture che ha, rappresenta esattamente lo stato fisico di Alessa. Lei, ripeto, lei ha il corpo ricoperto di ustioni, quindi questo sarà il Groaner, che vedremo che nel Fogworld ha queste sembianze. Vedremo che quando poi passeremo all'Otherworld vari mostri hanno delle varianti, ok? Ma come lo ricordo? Ecco ragazzi, il 7-Eleven, che nel gioco si chiama 8, con riferimento a quello. No, ragazzi, nella lore run faremo il Good Ending Plus come finale. Curiosità, possiamo entrare in alcuni edifici, tipo qua, si può entrare nel supermercato. Si possono raccogliere in realtà delle scorte, delle bevande salutari o mediche. Guardate quanto è veramente poco la draw distance, che sarebbe il campo visivo. Guardate quanto cavolo è poca. È davvero pochissimo. Siamo tornati nel vicolo, ragazzi. Però adesso non è Otherworld, è Fogworld. Qua c'è del sangue. Alla scuola. Isn't this Cheryl's sketchbook? Ma questa è la... Allora lei è a scuola. Qui troviamo il tubo d'acciaio, un'arma corpo a corpo e la copertina dell'album. Questo disegno sono io. Questo era l'album di disegno che teneva tra le braccia Cheryl durante il viaggio in auto. E quello che ha disegnato sulla copertina e suo padre. È il primo disegno che ha fatto Sherry nell'album che l'ho dato quando ho compiuto 5 anni, sì. Adesso abbiamo l'indicazione, andiamo verso la scuola. Oh no! No, la strada è bloccata!
Ah, niente, questa strada per andare verso la scuola è bloccata, dannazione. E no, è bloccato pure qui, però qui ci sono dei disegni, c'è del sangue, ci sono dei disegni. Cuccia Levin Street, altre indicazioni. Cuccia del cane. Dentro la cuccia del cane c'è la chiave della casa, che abbiamo davanti. Però fa ridere. No! No, non dice la frase. Vabbè, non so se c'è in italiano, però vabbè. Qui Harry dice una frase un po' meme, dice la cuccia del cane, ma io non vedo nessun cane in giro, quindi tutto, letteralmente la città è infestata dai cani. Guarda che salto! Ok, ci sono 3 lucchetti. C'è scritto qualcosa nella cartina appesa alla parete. L'ho copiata nella cartina che possiedo. Qua il gioco vuole che noi andiamo alla ricerca di 3 chiavi, le 3 chiavi dell'eclisse, che per comodità oltretutto ci è stato segnato sulla mappa, che bello. Ora lì abbiamo il cerchio, la linea retta e la freccia, quindi dovremo andare lì a prendere le 3 chiavi. Ah, devo fare vedere una cosa molto buffa di Silent Hill 1 che rende molto umano Harry. Cioè in realtà ve l'ho già detto quando vi ho spiegato all'inizio alcune cose del gioco, però ve lo faccio vedere perché secondo me fa ridere. Guardate. Ah! Cade. Goffo. Ok, qui possiamo raccogliere la nostra prima chiave dell'eclisse. La chiave del taglialegna. In giro per la città, in realtà ne vedremo molti di più nell'Otherworld. Vediamo una serie di cadaveri o di pezzi arti di animali o cadaveri umani. Tipo qua vediamo la testa di un cane, questo sempre a simboleggiare l'odio di Alessa verso i cani, che oltre a essere rappresentati in modo fisico, ok? Quindi attaccando Harry, vengono anche rappresentati così in giro per la città a pezzi. Allora, pallottole, chiave del leone, quindi taglialegna e leone. Poi c'è un'auto della polizia schiantata. E lasciami! Che l'ultima chiave che raccoglieremo è qua. Chiave del... No, non è di nuovo del taglialegna. Uno è dello spaventapasseri. Allora, sì. Chiave dello spaventapasseri, chiave del taglialegna e chiave del leone. Qualcuno forse c'è già arrivato, ma sappiate che questi 3 sono un riferimento a una delle fiabe che leggeva Alessa. Ne vedremo tanti di riferimenti alle sue fiabe in Silent Hill. Questi 3 sono 3 personaggi del Mago di Oz. Vedremo che ovviamente non è casuale. Adesso arriviamo alla casa, usiamo le chiavi e vediamo cosa significano. Almeno quello che secondo me significano, perché io ripeto che in Silent Hill non tutto è spiegato, quindi alcune cose sono anche mie teorie, ok? Però ripeto, il bello è che potete avere la vostra visione delle cose quando non vengono ufficialmente spiegate, ecco. Allora, adesso noi metteremo 3 chiavi. Chiave dello spaventapasseri, del taglialegna e del leone. Allora, questi personaggi del Mago di Oz, se conoscete il Mago di Oz, sapete che ad ognuno di questi personaggi manca qualcosa. Vedremo che al taglialegna manca il cuore, allo spaventapasseri manca la mente e al leone manca il coraggio. Io vedo queste chiavi dell'eclisse che adesso Harry deve utilizzare per andare verso la scuola in cui lui pensa di trovare Cheryl. Io penso che vada a simboleggiare un po' il fatto che adesso Harry, per affrontare questa avventura, quello in cui si imbatterà nella scuola e tutto il resto del gioco, lui dovrà utilizzare cuore, mente e coraggio, cioè dovrà mettersi alla prova, no? Deve sacrificare, secondo me, può essere visto secondo me in questo modo, sacrificare queste 3 cose, dovrà mettere alla prova il suo cuore, la sua mente e il suo coraggio per arrivare a salvare Cheryl. Ecco, vedete? Dopo aver messo le 3 chiavi, l'atmosfera sta ancora venendo buio. Cosa sta succedendo? Wow! Adesso è diventato tutto buio. Siamo ancora nel Fogward. Fino a quando c'è la nebbia siamo nel Fogward. Adesso vedremo. Non abbiamo ancora visto l'Otherworld appieno, però sarà molto chiaro quando scriviamo nell'Otherworld.
Sì, ovviamente l'atmosfera horror è anche ricreata, non l'ho detto perché forse è un po' scontato da dirlo, però l'atmosfera horror è anche ricreata da questa tipologia di grafica PS1, ragazzi, una grafica che non ti fa sempre capire ciò che stai guardando, cioè tu vedi dei poligoni, vedi dei pixel, ma cioè già di base sono mostri astratti, sono mostri frutti di una psiche devastata di Alessa. Però poi si aggiunge il fatto che le limitazioni dell'epoca facevano capire ancora meno quello che stavi guardando, ok? Quindi diciamo che la paura è sempre più... è ricreata in più modi, ecco. Ok, siamo arrivati alla scuola. Qua c'è un autobus. Potete entrare nell'autobus. Io non lo sapevo. Potete entrare nell'autobus. E vabbè, ci sono delle cure, c'è anche un punto di salvataggio. Guarda che bello, guarda che bello! La scuola che adesso vedremo è un riferimento al film Kindergarten Cop. In realtà sia esterno sia internamente ci sono tanti riferimenti a questo film, che se vi può interessare in italiano non si chiama ovviamente Kindergarten Cop, ma si chiama Un poliziotto alle elementari. E ora siamo nella scuola, Midwich Elementary School, che ragazzi non c'entra niente col videogioco, ma sappiate che in Dead by Daylight c'è una mappa di questa scuola che secondo me è fatta molto bene, cavolo, in Dead by Daylight. In Dead by Daylight è eccezionale la scuola elementare Midwich. Se sono furbi per il remake di Silent Hill 1 potrebbero prendere spunto anche da quello, però sappiate che credo che sia l'unico gioco che ha ricreato questo ambiente in quel modo. È veramente figo, veramente molto bello, è una bella mappa da giocare anche in Dead by Daylight. Ok, sulla sinistra abbiamo Moore, Ranaldo, Gordon. Deve essere la lista degli insegnanti. Ok, di questi ci interesserà solo Gordon, vedremo. Ok, qua abbiamo una serie di libri aperti con del sangue, delle macchiate, proprio delle ditate di sangue. È scritto col sangue. Le 5. La terra senza luce, creatrice del caldo vento. Le fiamme rompono il silenzio, svegliando le bestie affamate. Aprono le porte del tempo per chiamare le vittime. Ok. Le 10. Laboratorio dell'alchimista. Alchimista. Oro nel palmo di un vecchio uomo. Il futuro è nascosto nelle sue dita. Cambialo con l'acqua del saggio. Scritto col sangue. Le 12. Un posto con canzoni e suoni. Dentro, lingue perdute nei tempi, c'è un segnale d'argento che dorme, si sveglierà a un preciso ordine di parole. Ora, da questi in realtà fogli, da questi libri, ci è dato un suggerimento su cosa fare adesso all'interno della scuola. Ci viene detto di andare nella stanza dell'alchimista a prendere una cosa, poi nella stanza della musica e poi nel boiler room, ok? Quindi questo è quello che dovremmo fare adesso. Qui abbiamo la stanza degli insegnanti. Qua abbiamo questo quadro molto particolare con due figure alate, tipo mummificate, e una porta. Qui invece abbiamo l'infermieria. Faccio notare queste scritte. In realtà non c'è scritto niente. Silent Hill Hospital, niente di che, però ve le faccio un attimo notare. Vediamo un po' questa scuola. È bloccata. Oh! Oh! Sento un rumore. Oh. Eccoli qui. Allora, questi nemici, se vi ricordate, li abbiamo visti anche nell'incubo iniziale. Però io ho detto, ragazzi, ne parliamo dopo, ne parliamo adesso. Non ho voluto parlarne prima perché secondo me ha più senso parlarne quando sono adesso nella scuola. Vediamo perché. Però, prima di spiegare cosa sono i Mumbler, voglio prima... Devo far vedere una cosa. Allora, io qua vi ho messo questi due nemici. Allora, iniziamo su quello sulla sinistra. Allora, quello che vediamo nel gioco, nella versione europea, nel gioco che stiamo facendo noi, vediamo quello sulla destra. Però, iniziamo da quella a sinistra. Quella a sinistra, vediamo, vi ho messo i nomi sotto. Quella a sinistra, vediamo che si chiama Grey Child, Demon Child. Questi due sono lo stesso nemico, però, cioè il simbolismo vedremo che è lo stesso, ma a livello di texture, di modello, è diverso. Perché? Perché, allora, nella versione nordamericana abbiamo i Grey Child, saranno presenti solo nella versione nordamericana, mentre invece i Mumbler li avremo nella versione europea e nella versione giapponese. I Grey Child dovevano essere quelli originali, ok? Vediamo l'altezza, sono
l'altezza di un bambino delle scuole elementari, ci troviamo alle scuole elementari, con questa pelle grigiastra, un po' simile a delle lucertoline, però sono molto umanoidi, vediamo a differenza di quelli sulla destra sono molto più umanoidi, ok? Vediamo che hanno proprio delle dita, in una mano impugnano, vediamo un coltello, poi hanno una faccia con un simbolo, un'incisione e una bocca, ok? Sono stati censurati questi nemici, vedremo nella versione europea e giapponese, perché, boh, forse sembrano troppo dei bambini, sono troppo umanoidi, ok? Sono dei mostri, ma sono comunque troppo umanoidi. Quindi nella versione europea noi abbiamo i Mumbler. I Mumbler invece, come vedete, il colorito è diverso, sono più rossastri, sembra quasi che abbiano la pelle bruciata. Questo sempre va a ricordare il fatto che lei sia andata in fiamme appunto durante il rituale fallimentare, proprio con delle zone proprio più nere. Al posto delle dita hanno 3 artigli e sopra hanno una specie, sulla testa, hanno una specie di fessura, una bocca, ok? I Grey Child si chiamano Grey Child, Demon Child perché ricordano dei bambini grigi. I Mumbler invece si chiamano Mumbler perché il verbo to mumble in inglese vuol dire borbottare. Infatti sentiremo ogni volta che li incontriamo un borbottio e sono loro. A livello di simbolismo, vediamo che entrambi in realtà hanno lo stesso identico simbolismo. Li troviamo per lo più nella scuola e in realtà vedremo una particolarità anche, l'abbiamo visti nell'incubo e li vedremo anche nella scuola. Questi nemici non attaccheranno mai singolarmente, attaccano sempre in gruppo, ok? Questi nemici simboleggiano i compagni di classe di scuola di Alessa, che la bullizzavano. Ok, anche il fatto che questi 2 nemici abbiano uno un coltello in mano e l'altro abbia degli artigli, questo significa quanto per Alessa facessero male le loro parole, cioè per lei le parole che le venivano dette, tipo le veniva detto che era una strega, perché lei aveva dei poteri soprannaturali, la emarginavano, ridevano di lei, era sempre isolata, quindi io immagino che questi artigli, quest'arma appuntita significhi questo, cioè ad Harry fa male fisico, mentre invece per Alessa queste parole facevano male psicologicamente, ok? Secondo me i Grey Child sembrano un po' delle lucertoline, che potranno ricordare uno dei mostri delle fiabe che leggeva Alessa. E invece i Mumbler invece sono più delle scimmiette, un po' più dei demoni. Possono anche questi rappresentare qualche nemico delle fiabe che leggeva Alessa. Allora, qui è dove dovremmo mettere i 2 medaglioni che ci servono. Una luna d'argento. È importantissimo la luna d'argento. E un sole d'oro. No! Che cosa sono questi? Vedremo invece questi nemici che a differenza dei Mumbler li troviamo più singoli. In realtà nemici sono considerati come nemici perché faranno statico alla radio, ma in realtà sono completamente innocui, non attaccheranno mai Harry. Questi qui si chiamano i Larval Stalker e sono queste entità, sono questi fantasmini molto piccolini, molto goffi, vediamo che inciampa per terra, poi fa questo squittio, molto carini, no? Vedremo che questi qui probabilmente rappresentano invece Alessa. Mentre abbiamo i Mumbler e i Grey Child, che sono più gli altri compagni di scuola, questi qua sono Alessa. Almeno Alessa prima della sua evoluzione, perché poi vedremo che di questi nemici c'è un'evoluzione, ovvero gli Stalker in sé. Questi sono i Larval, quindi i larvali, le larve. Questi qui sono, vedete, anche trasparenti perché si pensa che ovviamente, sempre per il fatto che rappresentino Alessa, diciamo rappresentano come si sente lei, come si sentiva lei, invisibile agli altri, si sentiva, vabbè, emarginata, ma anche può rappresentare il fatto che lei volesse sparire, ok? Sì, questa può essere vista come Alessa, ok? Come si vedeva Alessa a scuola. Adesso noi dobbiamo raggiungere il secondo piano e andare nella stanza dell'alchimista. Allora, voglio farvi notare che tutto quello che vediamo è ricreato nel subconscio di Alessa, dal subconscio di Alessa. Voglio farvi vedere alcuni disegni in particolare, perché alcuni, tipo questo qua, lo vedete? Quello con scritto Birri. In realtà assomiglia molto alla prima boss fight che affronteremo qui nella scuola, lo Split Head.
Io penso che, vabbè, dopo lo vedremo meglio, però io penso che quel nemico sia ispirato, cioè sia anche ricreato sotto forma di questo disegno di Alessa. Poi qui un'altra cosa veramente figa, guardate le scritte. Who are you? Who you? Allora, qui voglio farvi notare come, vabbè, in una scuola non penso che ci fosse scritto chi sei, chi sei. Sentite qua. Gli Otherworld sono tutti ricreati da Alessa. Alessa crea e cambia gli Otherworld in base a quello che vuole lei. Who are you? Queste scritte sembra che le abbia scritte Alessa verso Harry. Cioè, come per dire, ma tu chi sei? Ma tu, umano, cioè tu, uomo, cosa ci fai nel mio mondo? Chi sei? Qui, infatti, sembra come se Alessa, tramite appunto, vabbè, i disegni, si chieda, ma chi è questo qua? Chi è Harry? Cosa vuole fare qui? Capito? È una cosa incredibile questa perché è un dettaglio che puoi perdere, ovviamente, però, capito? Chi sei? Chi sei, Harry? Poi, sapendo che Alessa ha paura degli adulti, mica si fida di lui, infatti è lì a chiedersi, ma chi è questo? Però è un po' perplessa, capito? Qui invece nel bagno sentiamo il pianto di una bambina. Qui, vabbè, è Alessa anche qui ovviamente. Qui immagino che Alessa, dopo tutto quello che subiva a scuola, dei suoi compagni, andava nel bagno a piangere per sfogarsi, appunto. Qui viene ricreato il suo pianto all'interno di questi bagni. Sì, Alessa ovvio che Alessa ci osserva, ma Alessa non è che ci ha mandato qua, cioè in realtà Alessa voleva attirare Cheryl. Cioè, non pensava che Cheryl sarebbe arrivata con un umano, con un adulto, capito? Quindi, cioè, io immagino che Alessa pensi che solo Cheryl sia venuta qua a Silent Hill, non sa e non capisce chi sia questo Harry. La prima stanza in cui dobbiamo andare è la stanza qua del magazzino delle sostanze chimiche. Qua prenderemo la sostanza chimica. Dovremmo utilizzare questa sostanza chimica nel laboratorio dell'alchimista, come l'ha chiamato Alessa. Quindi su queste dita ci mettiamo la sostanza chimica e ci viene dato il medaglione d'oro, su cui è rappresentato un sole. Qui siamo nella libreria. Per farvi notare questa cosa. Che nella libreria... Beh, sono 3. Lasciate stare il fatto che li troviamo singoli. Qua ce ne sono 3. Sempre questo fantasmino che rappresenta Alessa. Lo troviamo, non è casuale il fatto che adesso noi ci troviamo nella libreria. La libreria, dovete sapere, che era il luogo in cui Alessa andava a leggere a scuola le sue fiabe, le sue favole preferite, ok? Non è una casualità il fatto che ci siano 3 larval stalker. Cioè, alla fine lei con le sue fiabe è come se cioè, lei si proiettasse all'interno delle proprie fiabe, no? Guardate qua, qua c'è la stanza degli armadietti in cui sentiamo un rumore provenire dall'interno di un armadietto. Ok, proviamo ad aprirlo. Micio! Un gattino. Non c'è più il gattino. E niente. Qua c'era un gatto. Nella serie di Silent Hill ci sono tanti gattini. Non c'è niente dentro. Tutto qui. Qui il gioco è come se volesse creare una situazione di... Oddio, cosa c'è là dentro? Cos'è questo rumore che sente? Poi... Era un gatto che però... Il gatto è stato fatto fuori dai Mumbler. E questa è la stanza della musica. Non si apre, eppure non dovrebbe essere bloccato. Poi ci andiamo dopo. Dopo che abbiamo messo il medaglione d'oro, veniamo qua a prendere il medaglione d'argento. Ah, qua c'è Cat. Qua c'è la scritta Cat, che io non penso che in una scuola la scritta tagliare fossi in una delle aule. Credo che qui sia sempre ricreata da Alessa questa scritta. Credo che questa scritta sia sempre stata ricreata da Alessa.
mi so parlare. Quindi immagino possa rappresentare sempre il suo stato mentale. Ora, noi abbiamo preso, lo faccio rivedere, abbiamo preso il medaglione d'oro, il disegno di una torre con l'orologio inciso sulla superficie trovato nel laboratorio di chimica. Però vediamo che questo dobbiamo inserirlo nella fessura dove c'è il sole, un sole d'oro. Mi sa che finiremo per mezzanotte e mezza, ragazzi. Allora, adesso abbiamo messo il medaglione d'oro, adesso abbiamo sbloccato in realtà il piano, quindi adesso andiamo dove c'è il piano. Ok, adesso si è aperto il piano. Ci sono tracce di sangue su alcuni tasti. Che abbiano un significato? Controllo il pianoforte? Vabbè, dopo. Allora, io qua vi leggo in italiano il testo. Storia del volo di uccelli senza voce. Per prima prende il volo un'arrogante anatra, che freme dalla voglia di ricevere la ricompensa. Le sue ali bianche si muovono nel cielo. Che superò in un lampo l'anatra e la guardò con sguardo superbo. Poi seguì la rondine, che volò così in alto da superare il pellicano, ridendo nel cielo con la sua voce stridula. Un gabbiano di mare arrivò con lentezza e con poco impegno si accontentò di superare l'anatra. L'ultimo degli ultimi fu il tranquillo corvo, che senza volare né gracchiare si gode un tranquillo riposo, accompagnandolo da grandi sbadigli. Gli uccelli senza voce, lontano per un premio. Di chi sarà quella ricompensa color dell'argento? Di chi sarà quella medaglia luccicante d'argento? Ragazzi, l'enigma del pianoforte in italiano ha fatto dannare non so quante persone nel 99. Io non ero vita nel 99, ma posso capire la loro frustrazione, perché adesso vi spiego. Questo enigma in realtà richiede di seguire i vari uccelli che sono di colore bianco o nero, quindi rappresentano ognuno i tasti del pianoforte bianco e nero, e bisogna vedere in base al movimento che fanno quale tasto premere, ok? E fino a qui dici niente di che, ok, perfetto ragazzi. Il problema è che in italiano questo enigma ha un grave errore. Allora vedremo che non è tanto il fatto che sia tradotto male, ok? Faccio vedere il video di questo qua. In Silent Hill 1, in italiano, non è tanto il fatto che sia stato tradotto male, ma è proprio il fatto che manca una frase nel gioco. La faccio rileggere. Poi prima prende il volo un'altra. Le sue ali bianche si muovono nel cielo, punto. Che superò in un lampo, quindi cosa manca un pezzo prima qui, capito? Per questo che diventa impossibile, perché in italiano manca un pezzo. Ok, il fatto che la frase inizia con un pronome relativo collegato a niente, che cosa supererò? Che cosa superò? Boh, non lo so. In inglese, infatti, c'è un pezzo che non è stato aggiunto in italiano, quindi grazie al cavolo che per le persone era impossibile andare avanti nel gioco, perché mancava un pezzo. Infatti, il video che vi ho messo nelle slide, cioè questa persona dice: è come se io ti faccio un indovinello, ok? L'indovinello è: ha le gambe ma non ha i piedi. E lì dici: vabbè, lì ci puoi arrivare, sai, sono i pantaloni. Ma se io ti dico non hai i piedi e basta, cioè, come ci arrivi? Cioè, devi sparare a caso, non c'è il senso. È proprio la stessa cosa. In questo enigma, in italiano, manca un pezzo. Ok, in inglese c'è la frase: poi è venuta una colomba silenziosa, ha volato sopra il pellicano, bla bla bla. E qui manca, cioè tipo manca la colomba, tipo manca la frase sopra che. Può darsi, la mia teoria, ragazzi, è che un fan di Resident Evil ha fatto la traduzione in italiano di Silent Hill 1, così diceva: sai cosa, io faccio questo enigma impossibile, così non vanno avanti nel gioco e vanno a giocare a Resident Evil, ok? Io non gioco a Silent Hill, che è il concorrente. Questa è la mia teoria, ragazzi. 1, 2, 3, 4, 5. Questo è l'enigma. È una spia. Adesso abbiamo ottenuto il medaglione d'argento. Questo qui lo andremo a mettere nella fessura, vabbè, dell'orologio in cui c'è scritto la luna d'argento. Ora, perché vi metto in risalto queste due cose? Medaglione d'oro, sole, medaglione d'argento, luna.
Perché adesso noi, mettendo queste due cose, apriremo la porta di questa torre dell'orologio. No, non è vero, abbiamo aperto il boiler. Dobbiamo andare al boiler room, scusate. Ok, in realtà adesso avendo messo il medaglione d'oro e il medaglione d'argento, possiamo andare alla boiler room e possiamo attivare il boiler. Avete sentito che verso particolare ha fatto? Cioè, ha fatto un verso questo boiler. Lo faccio notare un attimo. Perché... adesso possiamo andare ad aprire la torre. Ora possiamo entrare. Prima di continuare, devo introdurvi il tema dell'alchimia qua, ok? Per capire un attimo che cos'è, perché ci servirà non tanto adesso, ma più per la parte finale, ok? Quindi intanto sentiamo la sirena. Quindi adesso arriveremo nell'Otherworld. Ogni volta che sentiamo la sirena annuncia il cambiamento del mondo. Ma prima di arrivare qua, adesso noi per arrivare all'Otherworld abbiamo inserito due medaglioni. Il medaglione d'oro collegato al sole e il medaglione d'argento collegato alla luna. Ora, alchimia. Qui devo introdurvi all'alchimia. L'alchimia è una scienza esoterica, è una pseudoscienza con lo scopo di trasformare il piombo in oro, ok? A livello filosofico, dagli alchimisti, trasformare il piombo in oro vuol dire trasformare tutto ciò che è negativo dell'uomo, renderlo positivo, ok? Far riscoprire all'uomo la sua vera natura intima, che secondo gli alchimisti era il proprio Dio, ok? Molto importante il Dio, parlando di Silent Hill, quindi... Io ovviamente cerco di spiegarvelo come l'ho capito io, se faccio errori su YouTube potete correggermi se sbaglio qualcosa di alchemico. Gli alchimisti vogliono trasformare tutto in oro, ok? Questa è la loro filosofia. Questo elemento, secondo loro, viene anche visto come la pietra filosofale. Diciamo che l'obiettivo di ogni alchimista è quello di arrivare a creare questa pietra filosofale. Che vediamo, la pietra filosofale è una sostanza catalizzatrice simbolo dell'alchimia. Ok, quella sulla destra è la pietra filosofale, manca filosofale, vabbè. Questa è la pietra filosofale secondo gli alchemici, che è questa pietra rossa che abbiamo già visto in Hunting Ground, se ve lo ricordate, ve l'avevo già un po' citato. La pietra filosofale, secondo gli alchimisti, è una sostanza che dona tre proprietà: l'elisir di lunga vita, l'onniscienza e la possibilità di trasformare ogni metallo, i metalli vili, in oro, i metalli nobili, ok? Secondo gli alchimisti, ingerendo questa pietra filosofale si sarebbe ascesi al sovrannaturale avendo tutte queste caratteristiche, ok? Che se sapete Silent Hill queste cose dovrebbero richiamarvi un po' qualcosa. Io adesso ve le cito, poi le riprendiamo, ripeto, a fine gioco. Qui vi ho preparato anche un altro schema, cioè non l'ho fatto io, l'ho preso su internet, però questo è un altro schema che voglio farvi vedere, sempre di simboli alchemici. Abbiamo i tre principi, che sono lo zolfo, il sale e il mercurio, che rappresentano l'anima, il corpo e lo spirito. E poi abbiamo i quattro elementi: il fuoco, l'aria, l'acqua, la terra, e infine i pianeti e i loro metalli. Abbiamo la luna collegata all'argento, il mercurio al mercurio, Venere al rame, il sole all'oro, Marte al ferro, Giove allo stagno e Saturno al piombo. Vedete, sotto ogni elemento e pianeta metallo vi ho messo la dicitura M o F, che stanno per maschile e femminile. Ok, sempre secondo gli alchimisti, oltre alla creazione dell'oro, del riscoprire il proprio Dio, eccetera, eccetera, sono fissati col voler trovare il perfetto equilibrio tra le due polarità. Vedremo, il maschile e il femminile sono due polarità, sono gli opposti, ok? Quindi loro credono a questa unione degli opposti, ok? Io vi ho scritto MF perché ogni elemento e ogni pianeta ha una polarità, maschile o femminile, e bisogna trovare, secondo gli alchimisti, il perfetto equilibrio tra questi due. Noi, se adesso ci fate caso, ve l'ho fatto notare, per aprire questa torre dell'orologio, per arrivare all'Otherworld, abbiamo messo la luna d'argento e il sole
d'oro, che sono, guardate caso, polarità femminile e polarità maschile. La perfetta unione di questi due opposti in realtà serve a creare sia le pietre filosofali ma anche a creare l'essere superiore, che per gli alchimisti è questo essere qua, il Rebis, viene chiamato il Rebis. Come vedete è un'entità composta da polarità femminile e polarità maschile, ok? Tutti i vari simboli, ecco. Quindi secondo gli alchimisti questo è l'essere superiore. Sul piano filosofico il Rebis, secondo gli alchimisti, vuol dire arrivare a Dio. In realtà adesso vi ho fatto l'introduzione perché ci servirà in realtà più avanti, però secondo me ci sta introdurvelo qui. Va, keep out! Ma noi ci andiamo perché Harry non si ferma davanti a nulla, è determinato a ritrovare sua figlia. Suona la sirena e adesso... Where am I? Have I been here before? Sono già stato qui? I don't remember this being here before. Eh già, perché adesso ci troviamo nell'Otherworld. Questo che vediamo a terra, vedremo che sarà il sigillo di Metatron. Il sigillo di Metatron che vedremo che in realtà sarà chiamato in modo errato, in modo per mettere fuori strada Harry, verrà chiamato da Dahlia il marchio di Samael. Ma non lo è, questo è il sigillo di Metatron, questo è il nome reale. Sigillo di Metatron, vedremo che in realtà non ci viene detto molto nel gioco cos'è. Io comunque ripeto che mi fermo alla sfera di Silent Hill 1, non vado a toccare Silent Hill 3 per ora. Se so che in Silent Hill 3 c'è un sigillo di Metatron, ma diciamo se viene detto qualcosa in più in Silent Hill 3 ne parleremo in Silent Hill 3. Per ora vi dico quello che sappiamo in Silent Hill 1. Quindi il sigillo di Metatron è questo. Il sigillo di Metatron vedremo che saranno una serie di simboli che vedremo più volte nel corso del gioco. Questo è il sigillo di Metatron, quello sulla sinistra, e sulla destra vi ho messo tutte le zone in cui troveremo questo sigillo. Vabbè, curiosamente le zone in cui lo troviamo formano un triangolo, proprio come il triangolo all'interno del sigillo di Metatron. Allora, il sigillo di Metatron vedremo che è un simbolo che viene creato da Alessa. Metatron, vedremo che è un arcangelo della mitologia ebraica, anche cristiana. Meta significa andare in alto, andare oltre, e Tron vuol dire particelle fondamentali della realtà fisica, quindi andare oltre il reame fisico, ok? Quindi in teoria ci fa un po' capire quando ci troviamo nell'Otherworld. Questi sigilli vedremo che li creerà Alessa. Ogni zona che visita Alessa crea questo sigillo. I sigilli servono a rappresentare quanto potere Alessa sta accumulando nella città, ok? Chiaramente un potere che Dahlia non vuole. La madre, vediamo Dahlia. Scusate, non ho detto chi è Dahlia. Comunque Dahlia vedremo che sarà la madre di Alessa. La vedremo adesso più avanti. Chiaramente Dahlia non vuole che abbia tutto questo potere, ma lei più va avanti, più piazza questi sigilli. Metatron, inoltre stavo dicendo che è un arcangelo della mitologia ebraica e cristiano, ed è anche definito il portatore di Dio, il portatore della voce di Dio, ed è anche uno degli arcangeli più vicini a Dio. Comunque ogni volta che lo vediamo vuol dire che Alessa è passata di qua, ok? Questo lo faccio fuori perché rompe. Guardate, qua siamo nell'Otherworld, è molto chiaro quando siamo nell'Otherworld perché è una visione molto più distorta. Guardate quanto la scuola sia in realtà tutta cambiata. Queste pareti piene di ruggine, vedremo tanto sangue, tanti cadaveri, un posto in totale decadenza, ok? E questo rappresenta perfettamente lo stato d'animo, lo stato mentale, lo stato fisico di Alessa, ok? Quindi l'Otherworld vedremo che rappresenta proprio questo. Allora, guardiamolo un po', vediamo un po' cosa è cambiato. Poi c'è una ventola con del sangue, vediamo dei cadaveri. Vi faccio notare come la differenza tra questi cadaveri, che sono proprio martoriati, proprio hanno una violenza addosso particolare rispetto ad altri.
vedremo che tutti i cadaveri che in realtà vediamo in giro dovrebbero rappresentare le vittime di Alessa, ok? O membri dell'ordine, o comunque persone che le hanno fatto male. Tutti i cadaveri che vediamo in giro sono tutte le vittime di Alessa, ok? Poi vedremo in giro nei vari Otherworld tante di queste bottigliette che possono rappresentare sia le medicazioni che prendeva Alessa, vabbè, in ospedale, perché lei su un letto di un ospedale c'è stata per 7 anni, oppure rappresentano le droghe, una droga particolare che vedremo un pochino più avanti nel gioco. Qua possiamo raccogliere una pallina di gomma. Qui vediamo una serie di giocattoli, vabbè, immagino i giocattoli che utilizzava Alessa. E guardate qua dentro, guardate questo essere imbalsamato. Questo qui non è proprio un cadavere, non è un qualcosa di martoriato violentemente, è più come se fosse imbalsamato, come se fosse una specie di mummia. Io penso che queste figure, che vedremo in giro molte volte, rappresentino Alessa, il corpo di Alessa. Quindi lei piena di bende, anche perché noi vedremo, alla fine del gioco, vedremo questa figura sulla sedia a rotelle. Quindi io penso proprio che questa sia Alessa. Poi qui vedremo una serie di barelle, anche in giro barelle con le cinture, con queste specie di, sì, cinture che immagino servissero anche questi a spostare il corpo di Alessa. Vedremo in vari luoghi, dall'ospedale, ecco. O con la sedia a rotelle o veniva spostata con le barelle, così. Qua abbiamo nuovi nemici. Qua abbiamo i Creeper. I Creeper li abbiamo già visti in Silent Hill 2, se vi ricordate. Però molto più piccoli. In Silent Hill 1 sono molto più grandi, sono degli insetti molto più grandi. E hanno diciamo, sulla parte bassa hanno una specie di appendice che serve a succhiare il sangue, ok? Questi potrebbero rappresentare la paura di Alessa verso gli insetti, perché Alessa, vabbè, noi vedremo che in realtà Alessa non verrà tenuta in una semplice stanza di ospedale, verrà tenuta nel seminterrato dell'ospedale, con ferite di ustione di 4º grado, di sangue, pus, un seminterrato, un posto umido, sporco, contro tutte le norme igieniche possibili. Ovviamente c'erano anche insetti, ok? Di cui lei aveva paura, no? Qua vediamo una stanza, che poi guardate le grate. Guardate che bello il fatto che l'Otherworld sarà molto caratterizzato da delle grate come pavimento, che danno molto questo senso di, non lo so, un po' di disagio, comunque è come se questo pavimento da un momento all'altro potesse cedere. Io ho paura delle grate, infatti non cammino mai sopra i tombini, cioè queste grate qua, però, cioè, capito? Però voglio far vedere anche un'altra cosa. Sui muri, qua dovete aguzzare un po' la vista, però sui muri che vediamo nell'Otherworld possiamo vedere delle figure un po' particolari, ok? Sembra su alcuni muri che sia rappresentato l'Incubus, che sarà una delle boss fight finali, quindi in realtà rappresenta il dio dell'ordine. Se guardate bene, ogni tanto sembra che si veda una faccia di un caprone, delle ali, tipo guardate guardate che tipo c'ha un occhio, c'ha 2 corna, c'ha il muso, c'ha... non so, sembra la faccia di un caprone, no? Questo sta un po' anche a rappresentare il fatto che ovviamente il dio sta crescendo dentro di Alessa, quindi l'influenza, oltre che di Alessa nell'Otherworld, è amplificata anche dal dio. Possiamo raccogliere una carta da gioco, vabbè, collegato a qualche gioco che faceva Alessa. Guardate qui, vi faccio notare le sedie anche ogni tanto, ci sono delle sedie che sono un po' particolari. Noi vediamo 3 sedie insieme e una sedia più lasciata da parte, no? Ci vedo tipo i 3 bulli, che i 3 compagni di classe che fanno gruppetto e lasciano da sola Alessa, capito? La sedia singola. Qui abbiamo l'infermeria, che io vi ho fatto notare nel forward, che vabbè, niente di speciale in realtà, che c'era scritto sul cabinetto, si chiama, dei fogli con scritto Silent Hill Hospital. Nell'Otherworld, curiosità, guardate un po', non so se riuscite a leggere, c'è scritto Hell is coming, comunque si legge molto bene Hell, e poi sembra ci sia scritto is coming, sta arrivando l'inferno. Vediamo
delle gabbie, che secondo me le gabbie possono rappresentare come si sente lei. Sia il fatto che sia sempre stata controllata da tutti in vita, sia il fatto che lei attualmente voglia morire, ma è intrappolata nel suo corpo, capito? Ha bisogno della sua seconda parte di anima ed è intrappolata, quindi secondo me le gabbie possono anche rappresentare questo. Poi vediamo delle sedie a rotelle, che vi ho già detto, come veniva spostata adesso, quindi sedie a rotelle le vedremo molto spesso. Qui invece c'era la sala degli insegnanti, se vi ricordate, in cui c'era un quadro. Adesso il quadro si è ricreato in modo reale. Ci sono le due figure che secondo me rappresentano Alessa e la porta. Il fatto che ci sia un quadro così strano all'interno della sala degli insegnanti può rappresentare il fatto che anche gli insegnanti di Alessa facessero parte dell'ordine, del culto. Cosa? Questa è una porta. Se fosse non ci sono né il buco della serratura né la maniglia. Se la spingo si muove poco, ma non si aprirà di certo. Cos'è questo? Al centro di questa stanza c'è una fessura orizzontale. A cosa serve? Allora adesso noi possiamo inserire qua la nostra carta da gioco che abbiamo raccolto prima. Qui, boh, come se Alessa avesse ricreato una specie di gioco, ecco, per Harry, vabbè. Ovviamente sempre è dalla mente di una bambina che ha vissuto una vita terribile, però è comunque una bambina, quindi immagino le piace anche un po' giocare. Vabbè, non è che vuole troppo che Harry avanzi nel suo mondo, eh. Per qualche motivo c'è questo bagno, il bagno di prima, non questo, che cambia il piano. Perché? Perché questo bagno? Adesso se io tipo riesco, è cambiato il piano. Perché sembra che Alessa... Allora, vi faccio notare una cosa. Allora, intanto, quando Cheryl arriva a Silent Hill, ok, con l'obiettivo di riunirsi ad Alessa, riunire le due metà di anima, nel gioco non ci viene mai detto quando le due anime si riuniscono effettivamente, eh? Però c'è da dire che abbiamo due metà, Alessa e Cheryl. Alessa non vuole che persone sconosciute o comunque esseri umani tentino di fermarla, ok? Qualunque cosa stia facendo Harry, che lei non lo sa, cioè lui vede quest'uomo che la segue, ok? Va in giro per la scuola, per la città, cosa stai facendo, Harry? Cioè lei non ha mica capito che è venuta per Cheryl. Quindi Alessa chiaramente ha paura di Harry e non vuole farlo avanzare nel suo viaggio, quindi io penso che tra le tante cose questo bagno che cambia il piano serve in realtà a mettere fuori strada Harry, ok? A rallentarlo il più possibile, ok? In modo tale che non segua Alessa, perché Alessa poi pensa che lui sta seguendo lei, capito? Quindi tenterà in tutti i modi Alessa di rallentarlo, di metterlo fuori strada, quindi facendogli affrontare degli enigmi che ovviamente crea lei tutte le trasformazioni dei mondi, eccetera, eccetera. E invece vediamo che la seconda metà di Anima, Cheryl invece è la figlia di Harry. Lei ci tiene molto al padre e vedremo che in realtà Cheryl vuole farsi trovare. Secondo me Cheryl aiuterà molto Harry nel suo viaggio, ok? Quindi sì, secondo me appunto dandogli, secondo me tipo le scorte, tipo i medicinali, cioè le scorte mediche, le munizioni, le armi, secondo me vengono date da Cheryl. Cioè Cheryl tenta di aiutare il più possibile il padre, perché lei vuole farsi trovare dal padre, vuole salvare il padre, vuole lei stessa farsi salvare, ok? Però chiaramente, vabbè, entrambe hanno un potere, però Alessa ce l'ha più forte, vabbè. Però quello che può fare Cheryl secondo me lo fa, ok? Io lo vedo in questo modo, anche perché adesso vediamo una cosa in particolare che alimenta questa mia teoria. Ecco, cos'è che alimenta la mia teoria? Adesso vi faccio vedere. Qua abbiamo dei telefoni. Chiaramente non posso dare il telefono, non c'è linea, sono scollegati, quindi... Vabbè ragazzi, niente, non vanno, andiamo via. Oh! Daddy, help me. Daddy, where are you? Cheryl! Cos'è che alimenta la mia teoria che vi ho appena detto?
Ma questa è la voce di Cheryl, non ci sono dubbi. Dove sei, Cheryl? Secondo me, qua Cheryl, e lo vedremo anche nel centro commerciale, Cheryl vuole farsi trovare. Questa è la voce di Cheryl che vuole farsi trovare. Dice al padre: Harry, io sono in vita, continua la tua strada, ti aiuto, vieni qua, cioè... aiutami, ok? Qui è come se, secondo me, Cheryl voglia dire al padre: sì, sono viva, sono ancora viva, continua ad andare avanti, ok? Io in quello che posso fare faccio, tento di aiutarti. La vedremo anche nel centro commerciale, ve lo spoilerò adesso. Nel centro commerciale vedremo delle TV in cui si vede di nuovo Cheryl, ok? Quindi secondo me è sempre Cheryl che tenta di manifestarsi nell'Otherworld di Alessa per guidare il suo padre. Stiamo raccogliendo... Ah, che poi la traduzione è sbagliata qua. Qua abbiamo munizioni per la carabina. Ammunizioni per pistola. La traduzione. Ammunizioni per pistola quando sono munizioni fucile. Oh, ve la ricordate questa stanza in cui c'era il gattino? Adesso, vabbè. Ok, ci sarà di nuovo il gatto nell'Otherworld. No, non c'è il gatto, ma c'è del sangue. Non c'è dentro nulla. Ah, dannazione, non c'è niente. Vabbè, andiamoci. Jumpscare. Secondo me questo jumpscare è geniale in Silent Hill 1, perché in realtà non è solo l'atmosfera horror a creare l'orrore, ma ci sono anche dei jumpscare, secondo me fatti in modo molto intelligente, perché qui si crea tipo una montagna russa di emozioni. Tu senti dici, oddio, che cos'è? Di nuovo sto gatto. Vado lì, apro. Ovviamente non c'è niente. Cioè, non c'è niente dentro. Vabbè, me ne vado. Quindi mi sento tranquilla che non c'è più niente in questa stanza, me ne vado. Però in quel momento in cui stai tranquillo, il gioco ti fa il jumpscare, con questo cadavere poi morto dentro l'armadietto, e ti dà pure una chiave per andare avanti. Quindi, secondo me, molto bravi a fare un jumpscare del genere, perché, ripeto, ti fa sentire tranquillo, che dice, vabbè, ormai il peggio è passato, non c'era niente. E invece, perché non sono entrata nel bagno dei maschi? Bagno degli uomini. Nel bagno degli uomini troviamo qualcosa di molto particolare. Un cadavere. Questa probabilmente è un'altra delle vittime di Alessa, però è molto brutale il modo in cui, cioè, ha dello scotch, ha del filo spinato, cioè è davvero brutale. Chi può averlo fatto? Qui possiamo raccogliere il pompa, uscire da caccia, e qui possiamo leggere una scritta. Leonard Rhine, il mostro occulto. Il mostro occulto, cosa significa tutto questo? Leonard Rhine è il creatore di questa fiaba chiamata il mostro occulto, ed è importante leggere questa frase, perché senza leggere questa frase voi non potete leggere un libro che adesso abbiamo sbloccato nella libreria. Ho usato la chiave di scorta della biblioteca. Ok, qui se noi abbiamo letto la... ogni tanto nel gioco si sentono dei suoni, tipo qua si sentono qualcosa che batte, però non viene mai detto da chi o cosa rappresentino, quindi suoni d'atmosfera. Il mostro occulto, se noi non leggiamo nel bagno la scritta il mostro occulto, no, Harry non legge questa roba. Allora questo era il titolo di quel libro. Terzo capitolo, manifestazione della delusione. Anche i poltergeist appartengono a questa categoria. Emozioni negative come paura, ansia estrema o stress si manifestano in forme di energie esterne con evidenti effetti fisici. Si sono accertati casi nei quali gli incubi possono diventare il vettore di queste reazioni. Ad ogni modo, questi fenomeni non sembrano accadere a ogni individuo. Inoltre non è chiaro perché gli adolescenti, soprattutto le ragazze, sono suscettibili a questi avvenimenti. Vabbè, qua in poche parole ci vuole far capire che quello che stiamo vivendo è ricreato dagli incubi di Alessa, già avevo detto. Ok, il gioco ci dà un hint. E poi qui possiamo leggere un'altra fiaba. Avendo ascoltato, vabbè, trascritto male, tutto, un viaggiatore armato con arco e freccia disse: ucciderò io la lucertola.
Ma appena il viaggiatore vide la lucertola, non l'attaccò, cominciò invece a canzonarla e che avrebbe paura di questo ridicolo rettile. A quel punto la lucertola furiosa sibilò: "Ti mangerò tutto in un boccone!" La grande creatura piombò sull'uomo a bocca spalancata. Questo era il momento che il viaggiatore aspettava. Con calma prese il suo arco e lo puntò proprio verso la sua bocca spalancata. La freccia si piantò perfetta dentro la gola della lucertola, essendo solo lì priva di dure squame. Il gigantesco animale cadde a terra stecchito. Questa è una favola straniera, mi ricordo di averla sentita quando ero un bambino. Questa è una delle fiabe che leggeva Alessa. E qui in realtà il gioco ci dà un hint su come affrontare la prossima boss fight, la boss fight che adesso affronteremo, ovvero lo Split Head, ok? Che vedremo che prenderà le sembianze della lucertola di questo libro, ok? Vabbè, qui il gioco ci dà il suggerimento di come affrontare la boss fight. Vedremo che questo nemico avrà la pelle molto resistente e sarà vulnerabile solo nel momento in cui aprirà la bocca. Ok, quindi noi dovremo spararli in quel momento. Adesso andiamo sul tetto, abbiamo di nuovo guardate sedie a rotelle, qui abbiamo di nuovo delle figure imbalsamate. Sul tetto qua possiamo leggere un altro sigillo di Metatron, guardate lì, un altro sigillo di Metatron, quindi Alessa è stata qui. Una valvola di scarico, niente di particolare. E invece abbiamo del sangue. C'è una chiave sul fondo, non riesco a raggiungerla. Tranquillo, Harry. Qui adesso noi dovremmo mettere la pallina che abbiamo raccolto prima, qui. Così che deviamo il flusso d'acqua, che quindi non va giù, ma va verso la chiave. E poi attiviamo la valvola. Attiviamo l'acqua e facciamo cadere la chiave nel cortile. Adesso andiamo a recuperarla. Ok. La chiave è caduta nel tubo di scarico. Eccola! Chiave di una classe. Allora, adesso noi abbiamo raccolto la chiave per aprire la classroom lì sulla destra, la vedete? Ragazzi, ho la gola secchissima, ho parlato davvero un botto. Anzi, io penso pure che avrei potuto parlare di più. Vabbè, parliamone prima di staccare la live, faremo un po' di just chat prima di chiudere. Ok, abbiamo aperto la classe. Adesso dobbiamo andare nella boiler room, che è anche un'ambientazione significativa per Alessa, vedremo. Sinistra, una volta a destra. E invece quello a destra dobbiamo girarlo 2 volte a sinistra. Se non sbaglio questa combinazione dovrebbe essere sempre la stessa. Però, boh. In realtà non ho capito se ogni tanto cambia. Però, boh. Qui si apre, a me si è aperta sempre in questo modo. Ok. Boiler room, ok, nella stanza più profonda, la stanza più profonda della scuola. Ok. Faccio notare come al centro della stanza c'è un altro sigillo di Metatron. E, ok, qua abbiamo la boss fight da affrontare, ma prima di iniziare a parlare vi spiego l'arena. Ok, l'arena è questo quadrato, però al centro ha questa figura, ok, in questo cerchio di spine, col sigillo di Metatron, e un cadavere che è quel cadavere, cioè quella roba mummificata che abbiamo già visto in giro, che io penso sia Alessa, rappresenti Alessa, che prende fuoco, ok? Questo chiaro riferimento ad Alessa, il fatto che lei abbia preso fuoco durante il rituale di sua madre, ok? Nella loro casa è successo, ok? Quindi qui al centro abbiamo una figura che rappresenta Alessa. Il nemico, vediamo un po' se faccio vedere meglio, eccolo qua. Questo nemico
Vedete che somiglia al disegno che avevo fatto notare nella classe, vero? Un po' gli somiglia. Questo nemico vedremo che, vabbè, ci è stato introdotto già dalla fiaba che abbiamo letto della lucertola, no? Della lucertola con il cacciatore che scocca la freccia nella sua bocca e lo uccide. Quindi questo dovrebbe rappresentare, diciamo, le sembianze di una lucertola, ok? Solo che non è verde, è di colorito più grigiastro, più sporco, ok? Ha 4 zampe, vediamo, e poi c'ha una testa adibita anche a bocca, ok? Quindi si chiama, esatto, si chiama lo split head. Quindi ha una bocca che può dividere, c'ha una testa a bocca che può dividere e dobbiamo fare attenzione con Harry perché nel momento in cui lo apre, se noi rimaniamo dentro, lui ci sciotta, ci mangia in un sol boccone, come nella fiaba col cacciatore. Questo nemico appunto rappresenta una lucertola, la lucertola delle fiabe, della fiaba di Alessa. Oltre a questo, voglio farvi notare come ci troviamo nella stanza del boiler. Questo è l'Otherworld Boiler Room. Dovete sapere che quando Alessa andava a scuola, con i suoi compagni, ogni tanto sentiva il rumore della caldaia, ok? Quando era a scuola, quando veniva attivata la caldaia, sentiva un rumore che sembrava molto simile a un verso di un mostro, ok? Ve l'ho fatto notare anche prima, vi ricordate? Quando ho acceso il boiler, ha fatto un verso, ok? L'ho detto apposta. Perché Alessa e i suoi compagni credevano che nella stanza, in una stanza del seminterrato della scuola, vivesse una creatura, capito? Ovviamente nella visione dei bambini, di un bambino, un verso che non sai cos'è, non sa cos'è un boiler, un bambino, no? Quindi c'è un mostro. Quindi il fatto che adesso noi ci troviamo nella stanza del boiler room può essere ispirato anche a questo, cioè il fatto che Alessa credeva che in questa stanza della scuola c'era una creatura, un mostro che faceva questo verso inquietante. Lei aveva appunto, immagino che lei immaginava che questa lucertola gigante delle sue fiabe facesse questo verso, ok? Vediamo che poi non ha gli occhi, vabbè, però in realtà ci vede. In realtà queste fessure nere che ha tipo i lati sembrano essere gli occhi. Vabbè, dovremmo affrontarlo per poi ritornare nel mondo nebbioso. Una volta affrontato, appunto, ci ritroviamo di nuovo nel mondo nebbioso. Io credo anche che questa boss fight in realtà serva da tutorial per il giocatore, per farci capire di fare sto dannato saltino all'indietro per schivare, perché sì, sarà importante qua. Quando lui apre la bocca bisogna fare attenzione a non rimanerci dentro, perché sennò ci sciotta, ok? Quindi io credo che possa essere visto anche un po' come tutorial di quella cosa lì. Il Team Silent ti dice, oh, doggia, perché noi l'abbiamo messo quella roba per doggiare, quindi devi usarlo. Ah, altra curiosità, la struttura, cioè diciamo il modello di questo split head sembra essere ispirato a una lucertola chiamata Megalania, che attualmente è estinta. Poi non so se è vero, però sembra essere, cioè molto simile a quella lucertola lì. Basta. Questo è tutto ciò che dobbiamo sapere. Faccio un save state perché potrei morire, perché sono stupida. Non sono mai morta durante i miei ripassi, ma non si sa mai. Au. E adesso gli sparo più volte. Adesso lui apre la bocca, vedete? Adesso devo fare attenzione perché i movimenti... Apri! Ah! Non è facilissimo, il movimento. Ah vabbè, ma in facile un colpo muore. Sirena. La sirena ci fa capire quando entriamo o usciamo dall'Otherworld. Quindi adesso siamo ritornati nel mondo nebbioso. Alessa. Cosa ci faceva Alessa qui? What was that? Who in the hell was that? Chi era quella? Dove sono? Questa è la stanza delle caldaie? Cosa sta succedendo qui? Sì, è vero, Alessa sembra molto più vecchia di quello che è realmente, 14 anni, sembra molto più adulta. Può essere collegato al fatto... Cioè, in Silent Hill 2 abbiamo Angela, che ha tipo 20 anni,
e sembra molto più vecchia, ed è stata proprio una scelta dal team Silent per rappresentare quanto il trauma che ha subito Angela l'avesse invecchiata, ok? Quindi può darsi che anche in Silent Hill 1 ci sia un po' questa cosa, secondo me. Allora, adesso qui abbiamo visto Alessa che sembrava lì aspettare, lì, come se ci stesse osservando. In realtà Alessa ci osserva sempre, no? Perché chissà cosa facciamo. Qui Alessa, se avete notato, stava lì tipo ad aspettare che morissimo, immagino, si stava godendo la scena, però poi è rimasta stupita nel vederci vivi, ok? Si è alzata così. Sei vivo. Secondo me qui Alessa ha visto in noi un qualcosa, una persona che le potrà essere utile, ok? Cioè, si è fatto, se non so, si è fatta un po' un'idea di Harry qui, perché dice, non è tanto stupido. Non so, qui è come se Alessa, secondo me si è fatta un po' un'idea di lui, ecco, ha cambiato, no, non penso che abbia cambiato totalmente idea, perché comunque non si fiderà, vedremo comunque, però è rimasta decisamente stupita. La chiave di Kay Gordon. Ok, adesso sentiamo le campane della Chiesa dei Balcani, che sarà la nostra direzione, però ho deciso di staccare qui per oggi. Io sento la campana di una chiesa, possibile? Chi sta suonando la campana? Adesso qui se la mamma ci viene segnato dov'è la chiesa. Dovremmo andare lì, però lo faremo la prossima volta, perché secondo me oggi abbiamo già fatto tanto, dai. Abbiamo ottenuto la chiave di Gordon. Gordon l'abbiamo già letto da qualche parte. All'inizio, quando siamo entrati nella scuola, abbiamo letto questo documento. La lista degli insegnanti. Kay Gordon, eccolo. Copio l'indirizzo sulla cartina. In realtà Kay Gordon, io non ho capito se è maschio o femmina, ma dovrebbe essere femmina. Qui dice eccolo, ma in realtà Kay Gordon è un'insegnante femmina. Che curiosità, nel gioco non viene mai detta questa cosa. Ma nella visual novel Kay Gordon sembra essere stata l'unica persona durante la vita di Alessa che si è preoccupata per lei. Infatti lei aveva notato, nella visual novel viene detto come lei aveva notato in Alessa uno sguardo decisamente cupo per una bambina di 7 anni, ok? Però, ripeto, Alessa non ha mai avuto lividi, cioè ha subito degli abusi psicologici, ok? Molto pesanti, però non ha mai avuto... non è mai stata picchiata, non ha mai avuto dei lividi, ok? Però, ripeto, questa insegnante si era accorta che qualcosa non andava in Alessa, quindi lei, vedremo che in realtà ha provato a segnalare questa cosa alle autorità di Silent Hill. Quindi ha fatto una denuncia, cioè ha tentato di fare una denuncia verso la madre, perché lei sospettava che la madre la violentasse. Però vedremo che la città in realtà è tutta corrotta dall'ordine, vedremo Michael Kaufman al prossimo episodio, quindi questa denuncia è stata archiviata e niente. Ragazzi, per l'episodio di oggi possiamo chiudere qui, perché è veramente tardissimo. Spero di aver dato una giusta introduzione al gioco, spero che abbiate capito abbastanza fino qui. Dalla prossima live, che sarà venerdì, arriveremo alla Chiesa dei Balcani, vi spiegherò meglio cos'è l'ordine, come funziona, chi è Dalia, e poi andremo all'ospedale e vedremo altri personaggi, ok? Direi basta. Detto tutto. Ciao, fanissima!